Impariamo oggi come utilizzare al massimo, senza errori, la frequenza cardiaca per i nostri allenamenti, sia durante l'allenamento, sia in programmazione, sia dopo in fase di analisi. Ho creato questa masterclass gratuita che stai guardando, dove ho riunito tutti i contenuti che ho creato in merito alla frequenza cardiaca, all'allenamento, all'utilizzo delle zone, agli errori da non fare e anche a tutti i parametri legati alla salute. Per questo seguire questa masterclass ti servirà al meglio per impostare gli allenamenti, per guidare la crescita della tua performance sportiva, per monitorare se hai caricato abbastanza, se hai recuperato abbastanza e anche per monitorare i tuoi parametri legati alla salute, che poi dopo vanno di pari passo con quella della crescita della performance. Questo contenuto è appositamente per te, tutto gratis qui su Runner 451. Spero che apprezzerai tutto questo lavoro. Se ti piace, mi raccomando, non dimenticare di lasciare un like e di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Entrerai all'interno di una community dove troverai centinaia di video consigli, un sito internet, tanti servizi per la corsa e come tanti altri migliaia di runner sarai un runner consapevole e felice. Primo capitolo, partiamo dalle basi. Perché utilizzare la frequenza cardiaca per allenarci? Perché sembra una cosa scontata, ma scontata non è, anche perché non è per niente semplice. Dettaglio in questo primo capitolo, quindi che cosa vedremo? Vedremo perché utilizzare la frequenza cardiaca per allenarci, gli errori più comuni da non fare, quelli legati ad esempio all'utilizzo della fascia o della frequenza al polso, ma anche, che ne so, l'impostazione della frequenza cardiaca massima, che sbagliandola ti rovina tutti i parametri ed è veramente un errore che vedo fare quotidianamente. E infine in questo primo capitolo capiremo un po' meglio come utilizzare la frequenza cardiaca in allenamento. Utilizzare la frequenza cardiaca nei tuoi allenamenti è importante? No, è fondamentale. Se vuoi dare una svolta ai tuoi allenamenti imparando ad utilizzare al meglio la frequenza cardiaca, segui tutto questo video fino alla fine, perché vedremo perché è importante utilizzare la frequenza cardiaca e soprattutto gli errori da non fare nell'utilizzo. Probabilmente infatti se hai provato ad utilizzarla e non sei rimasto soddisfatto o soddisfatta è perché hai fatto qualche errore nel suo utilizzo, ti manca qualche input, qualche pezzo per utilizzarla al meglio. Quando parliamo di utilizzare la frequenza cardiaca parliamo di scegliere di utilizzarla come riferimento durante i tuoi allenamenti, ma anche come analisi successivamente alla seduta di allenamento. Resta quindi fino alla fine per non perderti nessuno di questi consigli fondamentali per correre con la frequenza cardiaca. Perché è così importante la frequenza cardiaca? Perché è il monitoraggio del carico interno, cioè ci dice esattamente come stiamo durante la seduta. Possiamo, analizzando quella seduta o più sedute di allenamento, capire come stiamo reggendo agli stimoli allenanti. Prima di tutto però fammi una grandissima cortesia, lasciami nei commenti, perché sono curioso di saperlo, se stai usando la frequenza cardiaca nei tuoi allenamenti o se la stai usando come analisi o se proprio non la guardi, non te ne frega niente. È importante, voglio capire questa cosa qui e probabilmente ti aiuterà anche a te confrontandoti con altri runner che lasceranno il commento. Andiamo avanti su perché è così importante la frequenza cardiaca e come utilizzarla al meglio nei tuoi allenamenti. Probabilmente se hai avuto esperienze non positive con la frequenza cardiaca ti sarai reso conto di come a seconda dei fattori esterni, ad esempio quando c'è tanto caldo, oppure di come hai riposato o meno, o di tanti altri aspetti, di come questa sia un valore che fluttua abbastanza. Non hai trovato magari corrispondenza tra due allenamenti simili in due momenti diversi, con due situazioni diverse, quindi ti ha fatto perdere un po' di sicurezze. Il passo al chilometro invece ti lascia la sicurezza, cioè 5 al chilometro è 5 al chilometro, vero? No, non è proprio così. 5 al chilometro non è sempre 5 al chilometro e ti spiegherò perché e ti spiegherò come le insicurezze della frequenza cardiaca siano più un timore che una vera realtà. Andiamo a vedere meglio come. Ti faccio due esempi, ok? Il primo esempio: tu corri lo stesso allenamento di fondo lento, nello stesso percorso vicino a casa tua o dove ti pare, comunque nello stesso percorso, in 2 giornate diverse.
e decidi di seguire il passo e lo corri, come dicevamo prima, a 5 al chilometro, a 6 al chilometro, a 4,50, non mi interessa, l'importante è che lo corri allo stesso ritmo. Lo finisci e vedi valori diversi di frequenza cardiaca. Uno dei due lenti l'hai fatto in un giorno fresco, riposato o riposata, stavi benissimo, non avevi avuto nessun problema, è stata una vera goduria. L'altro lento allo stesso passo, alla stessa velocità, l'hai fatto il giorno dopo un allenamento di ripetute, o il giorno dopo una notte insonne, o il giorno dopo un allenamento di ripetute e una notte insonne, o una giornata di lavoro stressante, e per tenere lo stesso passo hai fatto assolutamente fatica. Però tu sai che devi fare il lento a quel passo e la frequenza cardiaca sarà diversa. Nel secondo caso sarà più alta o comunque nella seconda parte sarà cresciuta molto di più. Eppure sulla carta, seguendo il passo, hai fatto lo stesso tipo di allenamento. Organicamente però non sono stati lo stesso tipo di allenamento, perché per quanto siano gli stessi lenti, la stessa distanza, allo stesso passo, il risultato, lo stimolo interno nel tuo corpo è stato diverso. Se tu avessi seguito la zona 2 della frequenza cardiaca, poi dopo approfondiremo il concetto delle zone, ma comunque la bassa intensità che ti dava il tuo orologio da corsa in quel momento, avresti seguito di più come stavi realmente. E in questo caso quindi capiamo come la frequenza cardiaca ci possa essere più utile. Il problema è che spesso siamo un po' frenati, se non dall'ego, del dover dimostrare che riesco a tenere quel passo, nella paura di non allenarmi bene perché non seguo quel passo. Perché se dovessi seguire la zona 2, quindi la frequenza cardiaca, nell'allenamento in cui ero più stanco, meno riposato, avrei dovuto andare più piano o comunque rallentare durante l'allenamento. Ma l'ego lo dobbiamo mettere da parte, queste paure le dobbiamo mettere da parte, noi dobbiamo seguire anche quello che ci dice il nostro corpo, monitorarlo, valutarlo. L'allenamento è personalizzato anche in questo senso, cioè dobbiamo sentire come stiamo, senza spaventarci, senza aver paura ogni tanto di fare un po' fatica, ma siccome stiamo parlando di un fondo lento, ricordiamoci, un fondo lento più veloce non è quasi mai giusto, un fondo lento più lento che segue le sensazioni di fatica o la zona 2, quindi la frequenza cardiaca, è sicuramente un lento fatto bene. Posso anche decidere di seguire il passo, ma l'importante è che sento le mie percezioni di fatica e rallento, in maniera che poi dopo, in fase di analisi, in cui non posso non fare a meno di guardare la frequenza cardiaca, non noti quello che è la deriva della frequenza cardiaca, cioè un disaccoppiamento tra il passo tenuto e la frequenza cardiaca. Se vedo il grafico della frequenza cardiaca impennarsi a velocità costante, vuol dire che sto facendo più fatica di quella che dovrei fare. Se vuoi approfondire il concetto di deriva cardiaca, ti lascio qui il link al video in cui parlo proprio della deriva della frequenza cardiaca, concetto che sembra complicato ma in realtà non lo è, quindi ti invito a guardare il video, guardalo alla fine di questo. Avevamo detto che abbiamo due esempi. Il secondo esempio è: faccio due lenti, sono fresco e riposato allo stesso modo in questo caso, ma li faccio su due percorsi diversi. Uno, il mio solito percorso bello asfaltato, veloce, e l'altro un percorso sterrato, bello, forse anche più bello, lungo fiume, con un po' sconnesso, con qualche salitello ogni tanto, ma anche no. Bene. Quel 5 al chilometro, quel 5,20 al chilometro che dovevo tenere nel mio fondo lento, se lo vado a fare sullo sterrato, quel 5,20 vale molto di più. La stessa intensità che esprimo su quel percorso lì, su asfalto, sarebbe 10-15, non è ovviamente, è difficilissimo calcolarlo, ma comunque sarebbe più veloce. Quindi anche in questo caso seguire la zona di frequenza cardiaca mi viene in aiuto. Perché? Perché l'intensità vera che esprimo è quello che il mio fisico tira fuori, cioè l'indice di frequenza cardiaca dà proprio il carico interno, cioè lo stimolo che il mio corpo sta subendo, e quello con cui lui reagisce risponde allo stimolo che deve dare per fare quell'allenamento. Mi dirai: ma quando è caldo, ma quando è caldissimo, la frequenza cardiaca mi si impenna. Perché il sangue lavora anche a livello dell'epidermite per stemperare, perché poi dopo ci sono anche altri, perdo più liquidi, quindi devo idratarmi di più, eccetera, ma questo è un altro capitolo. Però è vero, la frequenza cardiaca è più alta, sì, ma è comunque un'analisi di come sto in quel momento. Io non devo far tornare i conti per seguire quel passo preciso che ho,
per forza, soprattutto su allenamenti estensivi lenti a bassa intensità o anche lunghi lenti. Io devo anche rispondere alle esigenze del mio corpo. Adesso vediamo quali sono gli errori che più spesso si fanno nell'utilizzare la frequenza cardiaca nell'allenamento. Correggendoli vedrai che i tuoi allenamenti miglioreranno utilizzando proprio la frequenza cardiaca. Ma prima ti chiedo, se ti sta piacendo questo video, lasciami un like e soprattutto, se non l'hai ancora fatto, iscriviti, subscribe sul canale. Perché così avrai tanti altri video come questo e aiuterai me a fare tanti altri video che, ti ricordo, vedi gratuitamente. Ma andiamo avanti. Allora, vediamo quali sono gli errori più grandi o i problemi, le criticità più grandi. Uno è frequenza cardiaca al polso o la fascia. Il polso ha dei limiti. Per quanto gli orologi stiano migliorando, ha dei limiti che sono: l'orologio non è ben stretto, non sta legato al polso. Poi andrebbe sistemato circa 2 dita sopra l'osso del polso, perché è un punto dove aderisce anche meglio. Poi dipende, ognuno di noi è diverso e riesce a prendere meglio il polso periferico, ma sempre pulito, con l'acqua, tenerlo ben pulito. Se è molto freddo non prende bene o non prende subito bene. Se abbiamo grossa peluria fa più fatica. Il colore dell'epidermide incide sui lettori al polso degli orologi. Se ho un tatuaggio non prende, poi adesso non tutti hanno un tatuaggio in quel punto, però sono tutte cose che devo sapere. Quindi senza dubbio la fascia è molto molto più precisa. Devo dire che ci saranno alcuni di voi che dicono: ma io con l'orologio al polso la frequenza mi trovo benissimo, è preciso, anzi ho problemi con la fascia che si rompe spesso, a volte si sballa, la batteria si scarica, devo cambiarla, mi sono rotto di spendere tutti quei soldi, benissimo. E altri che dicono: io non ci riesco, per tutti questi motivi che abbiamo detto qui. Questi fattori personali, fisici, incidono e come sulla percezione dell'orologio, oppure semplicemente lo mettevamo male. Quindi questo è un aspetto da tenere in considerazione. L'altro errore, e qui ti riporto un video che ne parla, è anche la definizione della frequenza cardiaca massima. Spesso la imputiamo male nell'orologio. Mi è capitato con runner che allenano che mi dicono: no, ma io non l'ho neanche mai messa, perché è vero, molti orologi la stimano. La formula 220 meno l'età per gli uomini, 210 meno 0,7 per l'età, insomma tutte quelle formule lì funzionano per un buon campione della popolazione, ma non per tutti. Ad esempio per me no, che ho 198 di massima e purtroppo non ho 22 anni, ma conosco tanti runner per cui la formula non torna. Quindi test massimali, ma anche andatevi a prendere quando avete fatto una gara breve, avete sprintato sul finale, che frequenza cardiaca avete toccato, non avete mai toccato il 100%, ma non siete così lontani. Insomma, una stima più accurata della frequenza cardiaca massima mi aiuterà a definire meglio le zone. Quindi non succederà che, ad esempio, se avete la frequenza cardiaca massima molto più alta di quella che calcola una formula, quando poi andate a definire la zona 2, quella lenta, vedete che fate i lenti sempre in zona 4, o viceversa, avete una frequenza cardiaca massima molto più alta e quindi i lenti li potete spingere di brutto perché la formula vi fa tornare alla zona 2 che in realtà è una zona 3. Insomma, sono tutti aspetti da tenere in considerazione. Oppure potete scegliere di utilizzare la frequenza cardiaca alla soglia, che è un po' più difficile da calcolare, ci sono dei test, alcuni orologi la stimano. Anche qui vi lascio un video da guardare sempre alla fine di questo video che vi dice un po' di cose sulla differenza tra frequenza cardiaca massima e frequenza cardiaca alla soglia, quale scegliere per definire le zone. Ora, un consiglio per utilizzare la frequenza cardiaca mentre mi alleno: possiamo impostare negli orologi la frequenza cardiaca istantanea e potrebbe andare bene, detto che si sta dentro una zona, quindi un range ampio, e se si corre bene non ci dovrebbero essere problemi. Ma per non avere l'ansia, anzi toglietevela, perché poi vi fa salire la frequenza cardiaca di guardare continuamente l'orologio per vedere se siete in zona, detto che potete impostare gli allarmi se uscite fuori, ma se siete lì al limite buttate un occhio, rallentate, diventa un inferno quell'allenamento. Che cosa potete fare? Impostate la frequenza cardiaca media, ma media non per tutto l'allenamento, per dei segmenti. Si possono impostare gli autolap, oppure sono tutte funzioni che si possono impostare negli orologi, e magari impostatela, se non per il chilometro, addirittura per i 500 metri. Ogni 500 metri l'orologio vi dirà quale frequenza, detto che al metro corrente si incrementa anche, cioè calcola sempre la frequenza cardiaca media che state tenendo per quell'intervallo lì, però voi guardatelo ogni 500 metri.
e vi rendete conto se sta crescendo o meno. Se ovviamente varia di un pochino ma è ampiamente dentro la zona, continuate in maniera serena il vostro allenamento, altrimenti avete modo di rallentare un pochino. Vi dico anche, soprattutto se siete all'inizio di una ripresa dalla corsa o state iniziando a correre, ci sta che si impegni più facilmente, si ha quel fenomeno di deriva cardiaca, prendiamolo un po' anche con filosofia, va bene. Se uno fa una pausa di 30 secondi per abbassare il ritmo perché si era fatto prendere, è andato troppo veloce e si cammina, fisiologicamente dal punto di vista degli stimoli e degli allenamenti non cambia assolutamente nulla. Ho sentito dire da alcuni che invece cambia, no, non cambia nulla. Stiamo parlando di 30 secondi in 3/4 d'ora di allenamento. Di cosa stiamo parlando? Altro consiglio, riprendo il concetto che abbiamo parlato prima: non fatevi prendere dall'ego o dalla dire oddio sto facendo i lenti più piano, sto peggiorando. Non è così. Nei periodi di carico ci sta a essere più detto che tutto quello che vi capita nella vita privata, lavoro, riposo, mangiare, influisce sul vostro stato, non solo la frequenza cardiaca. La frequenza cardiaca è un semaforo, è un segnale di come state, ma questo influisce, quindi a maggior ragione è utile utilizzarla o analizzarla. È normale che in una fase di carico ci siano allenamenti più faticosi e più stanchi, dove quindi dover rallentare di più del solito. Prendetelo come un cacchio, sto lavorando, vuol dire che sto lavorando, vuol dire che ho degli stimoli, vuol dire che sto facendo un percorso. Non vi fate prendere dal mi è toccato fare un lento 15 secondi più lento del solito, sto diventando una pippa. Non è assolutamente così. Ora che spero di averti convinto che monitorare il carico interno, quindi la frequenza cardiaca, è un aspetto fondamentale, importantissimo, e saperlo fare ti dà una marcia in più nei tuoi allenamenti, andiamo a parlare di zone. Quando si parla di zone di allenamento, quindi per chi non lo sapesse, andiamo a definire delle intensità di lavoro parlando di che cosa? Di percentuali di frequenza cardiaca massima o di frequenza cardiaca alla soglia anaerobica. Sottolineo perché parleremo poi in questo capitolo che sta per arrivare proprio anche della soglia anaerobica. Parte il valzer delle percentuali. C'è una divisione tradizionale 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 che è molti utilizzano, ma io vi invito a fare una riflessione. Possibile che siamo tutti diversi e la natura personale di ognuno porta a una divisione in decine perfette? Questa, la risposta è una domanda retorica, la risposta è no, non è così. Perché? Perché lo scopriamo proprio in questo capitolo che sta per arrivare, ma pensateci, sarebbe veramente, veramente atipico come cosa. Quindi nascono tante altre percentuali. Io stesso suggerisco delle percentuali di zone, ma poi capiremo proprio in questo capitolo perché. Però bisogna fare un passo indietro. Non ci sono percentuali di frequenza cardiaca massima e di frequenza cardiaca alla soglia che vanno bene per tutti. Quando facciamo le zone impostiamo delle stime, ok? Io lo so che vi piacerebbe avere la risposta, no, ma senti, giraci poco intorno, ci dai le percentuali, io le metto sul mio orologio da corsa, sono a posto e mi alleno bene. Sì, potremmo anche far così, potremmo sbagliare di qualche punto percentuale, ma come vedremo proprio in questo e nei prossimi capitoli, comunque la zona non è netta, non ha una divisione netta che passo dalla zona 2, salgo di un punto, sono in zona 3. È chiaro che a livello di strumentazione è così, perché non è che posso mettere dei confini grigi, ok? Però nei fatti, come vedremo, non è proprio così. O meglio, non è proprio così, ma a un certo punto, quando succede al nostro corpo qualcosa con la produzione di lattato, in realtà scatta una zona successiva. Anche qui il punto è un altro, e non voglio aggiungere troppa carne al fuoco perché non voglio bruciare il capitolo che sta arrivando, ma banalmente la mia soglia è a un certo valore. Ma è chiaro che a quel valore, i primi minuti di allenamento, magari produco meno lattato, a quel passo, a quella frequenza cardiaca. Dopo 40 minuti di allenamento produco molto più lattato, soprattutto perché non sono in grado di smaltirlo così efficacemente come quando sono fresco. Quindi anche la soglia è un parametro che andrebbe considerato anche nella durata di allenamento, ma non voglio complicare troppo le cose. Arriva il secondo capitolo di questa masterclass gratuita che stai seguendo sulla frequenza cardiaca e andremo
effettivamente a capire come si trovano le vere zone di allenamento, partendo da una base. Le vere zone che potremmo e dovremmo considerare sono 3: bassa, media e alta intensità. Poi, per andare a fare un lavoro più specifico di allenamento, se ne individuano 5, a volte 6, addirittura 7, ma ci fermeremo a 5. In questo video quindi capirai come si trovano le vere zone, come bisognerebbe farlo scientificamente con il test del lattato, che anche questo comunque ha dei margini di valutazione, ma inizia ad essere una stima davvero accurata. E poi, in mancanza del test lattato, come posso fare io da solo con dei test magari da campo e come convertire i valori. Quindi andiamo a questo capitolo. Come definire le zone? Facciamo finalmente chiarezza. Negli ultimi mesi ho pubblicato diversi video sulla zona 2 e la zona 3 e dai molti commenti e domande che ho ricevuto mi sono reso conto che non c'è chiarezza. Ti prometto che se stai fino alla fine del video ti spiegherò quali sono le vere zone di allenamento, spiegherò come funzionano, perché sono definite così, e questo ti aiuterà ad avere degli strumenti per costruire il tuo profilo personale per le zone di allenamento. Partiamo da una premessa fondamentale: le zone sono 3. I nostri meccanismi energetici, il nostro modo di gestire l'intensità è definibile in 3 zone. Poi, per una maggiore accuratezza e precisione di allenamento, di analisi degli stessi, si definiscono anche in 5, in 6 o in 7. Vedremo perché sono 3 e vedremo come da queste 3 possiamo passare a 5 zone. Partiamo da una cosa fondamentale: le zone si definiscono con la risposta del nostro organismo agli stimoli allenanti, quindi al crescere dell'intensità, e sono legate a che cosa? Alla produzione di lattato. Io adesso che sto parlando con voi ho del lattato, non andremo a parlare di differenze tra acido lattico e lattato, i vari cicli per produrre l'ATP, che è la molecola dell'energia fondamentale. Concentriamoci sul lattato. Il lattato è sempre presente. Più al crescere dell'intensità, questo lattato, come vediamo in questa curva, ha una crescita lineare. A un certo punto, a un primo punto, questa crescita diventa molto più veloce rispetto al mio crescere dell'intensità. L'intensità può essere definita col carico interno, frequenza cardiaca, col carico esterno, la velocità, il passo al chilometro, la potenza. E segniamoci questo primo punto. Vediamo che questa curva continua a crescere. A un certo punto questa curva cresce ancora molto più velocemente, a un secondo punto di flesso in cui cresce maggiormente. Questi 2 punti sono: il primo, la soglia aerobica, che corrisponde anche alla soglia ventilatoria 1, e il secondo, la soglia anaerobica, che corrisponde alla soglia ventilatoria 2, e è anche il punto in cui i meccanismi energetici anaerobici, lattacido e lattacidi, prendono, come dire, il sopravvento. Non che prima non ci siano per niente, iniziano ad esserci anche un po' prima, ma quello è proprio il punto dove c'è questo passaggio molto importante. Tienilo a mente fino alla fine. Noi andiamo a definire dei punti anche perché succede qualcosa nel nostro organismo, ma per una comodità anche di analisi e di impostazione degli allenamenti. Ma dobbiamo tenere conto che non ci sono degli interruttori, dei click, dei confini. Ci sono delle zone anche tra una zona e l'altra, delle zone, chiamiamole grigie, di passaggio, zone che non sono neanche uguali tutti i giorni, ma ci torniamo a brevissimo su questo aspetto. Questi 2 punti, soglia aerobica, soglia anaerobica, vanno a definire le mie 3 zone di intensità: zona bassa e di lavoro, zona media e zona alta. Sono le 3 zone con cui si fa riferimento quando si parla, e ne torneremo a breve in un prossimo video, dei vari metodologie: piramidale, polarizzato, 80-20, ma anche il metodo norvegese. È qui che si lavora: bassa, media ed alta intensità. Nella bassa, prima della soglia aerobica, noi utilizziamo ancora i grassi come carburante, l'intensità è bassissima, lo sforzo è quasi nullo, una passeggiata di salute, una corsetta facile, una corsa facile. Nella zona sopra la soglia aerobica fino alla soglia anaerobica l'intensità si fa sentire, per quello che la produzione di lattato inizia ad avere una crescita
esponenziale, la fatica è crescente, riesco ancora a parlare ma più cresco nell'intensità più faccio fatica. La zona 3 e la zona alta, zona 3 in questo caso su 3 zone mi raccomando, non su 5, è quella degli sforzi massimi dove posso ottenere quell'intensità non per lunghi periodi ovviamente. E ora che abbiamo definito le basi però è il momento di chiederti se ti sei iscritto o iscritta già al canale. Se non l'hai fatto clicca qua, ecco, grazie, ho sentito la soddisfazione, e lascia un like. Ecco che piovono i like dappertutto, grazie mille. Possiamo andare avanti. Come si definisce il lattato? E tu che sei un amatore e non professionista lo puoi fare? Alla seconda domanda rispondo sì, oggi è sempre più facile accedere a laboratori non con grossi costi dove ti fanno il test del lattato, quindi assolutamente sì. Puoi. Il test del lattato ce ne sono di diverse metodologie, ci sono diversi protocolli e ci sono anche diversi approcci matematici e geometrici con la curva che vedevamo prima per individuare le soglie, ma a volte, nella maggior parte dei casi, anche già un'analisi visiva come vedevamo del cambiamento della curva e individuare la corrispondenza alla frequenza cardiaca, velocità, potenza eccetera ci dà già degli ottimi riferimenti. Sentirai e leggerai da tanti parti che la soglia aerobica corrisponde alla produzione di 2 millimoli per litro nel sangue di lattato e la soglia anaerobica 4. Questi sono valori di riferimento che possono essere attendibili, però devi tener conto che come in tutte le cose c'è un profilo personale. Non tutti hanno la soglia 4 e l'altra soglia 2, c'è chi ha la soglia 3,5, chi ha 4,5, chi ha 3, quindi è molto utile secondo me fare un test dove andiamo a identificare il profilo personale, perché questo ti può dare anche degli spunti di ma quanto potenziale ho di crescita, quanto ho bisogno di invece lavorare su un aspetto più aerobico o più anaerobico, ok? Nel caso tu possa fare il test del lattato. Parentesi molto importante, la risposta del lattato non è uguale tutti i giorni, come anche la frequenza cardiaca, ci avrai fatto caso nei tuoi allenamenti, quanto mi sono allenato, situazioni ormonali diverse, il riposo, l'alimentazione incidono. Tant'è vero che ne abbiamo parlato nel video del metodo norvegese, ti lascio qui il link, il metodo che non solo i norvegesi ormai stanno applicando in tanti è quello di continuare a fare tanti allenamenti facendo continui prelievi proprio per non superare la soglia quel giorno, oppure per superarla, oppure per essere in soglia, insomma per capire quello che sta succedendo. E quindi io prendo continue analisi durante l'allenamento proprio perché la mia risposta può essere diversa di giorno in giorno. Certo che questo a livello amatoriale diventa veramente complicato, ma già fare un test, che ne so, una volta all'anno può dare un profilo personale abbastanza attendibile. Abbiamo quindi capito perché le zone sono 3. A che cosa corrispondono queste 3 zone? Che se io già lavorassi solo con bassa, media, alta intensità farei un ottimo lavoro. Che appunto quindi le percentuali di frequenza cardiaca, no? Perché tanti mi hanno scritto ma come hai detto che la zona 2 arriva a 80% della frequenza cardiaca massima, io sapevo 70, chi mi ha detto 75, chi mi ha detto 82, dipende da questa variabile qui. Quindi gli approcci di definizione delle zone poi andrebbero, come dire, se non poi si può fare il test lattato, sperimentati facendo che cosa? Beh, io ad esempio seguendo un runner nel tempo vedo la risposta ai lavori lenti a una sua indicazione che io chiedo ai miei runner della scala dello sforzo, ad esempio Borg 10 non superiore al valore di 2,5, e a tanti allenamenti in cui vedo il comportamento della frequenza cardiaca ai lavori lenti ma anche della frequenza cardiaca ai lavori di altissima intensità, e quindi nel tempo uno può costruire il profilo di un atleta e capire ok, lui non ha la soglia, la zona 2, qui parlando di 5 zone, che arriva all'80% ma al 75%, e sono stime, ma questa è una cosa che tu puoi fare su te stesso incrociando percezione dello sforzo. A questa intensità riesco a chiacchierare, non faccio fatica, finisco la corsa che me ne farei un'altra della stessa distanza, vedo che più o meno ho girato al 77% della frequenza cardiaca massima individuata correttamente, o al 85% della frequenza cardiaca alla soglia, stessa cosa
cosa individuata correttamente, bene, più o meno la mia zona 2 è qui, sapendo, come abbiamo detto prima, che i confini tra le zone non sono delle tagliole, ma sono dei momenti in cui cambia quella famosa curva del lattato. Non è proprio un salto, e che ogni giorno un pochino cambiano, quindi nella nostra stima dobbiamo essere un pochino, come dire, morbidi, un po' larghi. Come passare dalle 3 zone alle 5 zone? Ti interessa? Se non hai ancora messo like, mettilo. Ok, allora te lo dico. Le 3 zone sono bassa, media e alta. La bassa è definibile in 2 zone: Z1 molto bassa intensità, Z2 l'altra parte fino alla soglia aerobica, Z3 che è il medio è tutto quello che sta tra la soglia aerobica e la soglia anaerobica, tranne quando inizio a essere veramente vicino alla soglia anaerobica, che è la Z4, quindi la zona in cui diciamo i più allenati riescono a mantenere l'intensità per un'ora, però diciamo 20, 30, 40 minuti mediamente riusciamo a tenerla noi, ok? Una gara di 10 km. E quella è la Z4, che un pochino prende la parte media e un pochino prende la parte alta, sempre per il discorso che le zone non sono dei compartimenti stagni. La Z5 è quella degli alti lavori ad alta intensità. Poi volessi dividerlo in 6, in 7, andrei a definire ancora di più queste zone. Io a volte uso le 7 zone, questa è una parentesi, però bisogna essere molto molto sicuri, proprio perché stiamo parlando di stime, della stima di una stima di una stima. Quello che poi a noi ci interessa non è fare tanto grafici, è spaccare il capello. Quello che ci interessa è allenarci alle giuste intensità. Non agitiamoci se no, io ho sempre fatto 75% la zona 2, io faccio 80, io faccio 70, però devo camminare. No, assolutamente no, proprio perché abbiamo visto questa cosa qui. È chiaro che più mi alleno e sono allenato e più magari faccio dei lavori proprio per migliorare le 2 soglie, la soglia anaerobica, indirettamente anche la soglia aerobica, cosa succederà? Che a parità di intensità girerà una frequenza cardiaca più bassa e poi allo stesso tempo cambieranno i livelli di queste zone e quindi riuscirò a lavorare anche a una frequenza cardiaca percentuale più bassa. Ora a breve vedremo in 2 prossimi capitoli come riuscire a lavorare in zona 2, che è così importante, così ricercata. E perché? Perché tante scuole di pensiero, sia il lavoro diciamo di distribuzione dell'intensità piramidale che quello polarizzato, di cui parleremo comunque anche sempre in questa masterclass, dimostrano di come lavorare a bassa intensità, quella che quel capitolo che abbiamo visto nelle prime 3 zone è la zona 1, quindi sotto e fino alla soglia aerobica, per capirci, porti tanti benefici. Ma prima di vedere come riuscire a correre in zona 2, rivediamo e analizziamo questo video in cui vi racconto cosa succede all'interno dell'organismo e perché correre lentamente ci rende più veloci o comunque soprattutto più forti. Poi non basta la corsa lenta, non basta allenarsi a bassa intensità. Correre lentamente ti fa correre più velocemente. Quindi allenarsi in zona 2, quando parliamo di 5 zone a bassa intensità, fa accadere delle cose all'interno dell'organismo meravigliose che portano dei benefici incredibili. Se questa massima a te basta e non vuoi capire il perché succedono queste cose, perché tutti dicono che correre a bassa intensità o fare sport, anche pedalare eccetera, a bassa intensità porta benefici, questo non è il video per te, quindi vai pure a un prossimo video su Runner 451 ovviamente. Se invece vuoi capire cosa succede all'interno del tuo organismo con un approccio scientifico ma spiegato in maniera il più semplice possibile, bene, allora resta qui fino alla fine, perché ti spiegherò perché correre lentamente ti fa andare più veloce. Allenarsi in zona 2, sei rimasto? Ok. Allenarsi in zona 2 porta dei benefici centrali e periferici, benefici che sono tutti collegati. Vediamo quali sono i benefici in zona 2 e capiamo il perché. Correre per molto tempo o fare sport per molto tempo a bassa intensità ha degli effetti sul nostro cuore. Succede che fare molta attività a bassa intensità intanto rafforza le pareti cardiache, ma soprattutto migliora quindi la sua capacità di contrarsi e rilassarsi per pompare più sangue, soprattutto a livello del ventricolo sinistro, che può riempirsi maggiormente e avere una gittata maggiore, aumentando così il volume di sangue
sangue eiettato ad ogni contrazione. Cosa c'è nel sangue di molto importante? C'è l'emoglobina a cui si lega che cosa? L'ossigeno. E a cosa ci serve l'ossigeno? L'ossigeno è ovviamente protagonista dei nostri metabolismi energetici aerobici, quindi quelli sotto soglia, non anaerobici, dove ovviamente non c'è l'ossigeno. Per che cosa? Per creare, ci sono diversi metabolismi energetici, ma per creare la molecola fondamentale dell'energia, l'ATP, che poi è responsabile della capacità del muscolo di lavorare. Ok, quindi io sono capace ad ogni pulsazione di portare più ossigeno verso che cosa? Verso i miei muscoli, verso non solo, verso il cervello, verso tutto, però in questo caso, visto che parliamo di corsa, verso i miei muscoli. Se io ho un motore che è capace di pompare molto sangue, di che cosa ho bisogno? Ho bisogno delle strade, autostrade per arrivare il più velocemente possibile, ma soprattutto in maniera più capillare possibile ai muscoli. Perché qui è come l'uovo e la gallina, cosa nasce prima? Tutto cresce insieme. Se io faccio tanta attività, poi oltretutto tanta attività io la posso fare solo a bassa intensità, cioè non posso fare 80 km in Z4, perché? Perché mi farei male. Non è che in Z4 non avvengono, o in Z3 non avvengono certi adattamenti, ma la Z2 è quella che mi permette di fare anche tutta questa attività in maniera copiosa. Teniamolo sempre bene a mente. Facendo tutta questa attività o questo sangue, c'è anche un fenomeno che si chiama capillarizzazione, cioè aumentano i capillari, quindi la mia capacità di portare e di distribuire sangue, quindi ossigeno, alle cellule muscolari. Ora cosa succede? Io porto il sangue, lo pompo, porto più ossigeno, però questo ossigeno bisogna che qualcuno lo utilizzi. Chi sono i responsabili dell'utilizzo dell'ossigeno e centrali energetiche? Ricordo che sto semplificando. Chi sono i responsabili? Sono i mitocondri. Ma cavolo, qua mi sta arrivando più ossigeno dal cuore, c'è un pompaggio, questo il nostro capo lassù, il nostro organismo ha deciso, quel pazzo lì che ha deciso di correre sta facendo sempre più attività. Bisogna che ci attrezziamo. E da qui c'è la biogenesi mitocondriale. Cosa vuol dire? Che aumentano il numero di mitocondri. Queste piccole centrali che sono responsabili della produzione di energia a livello muscolare. Ma in tutto questo poi, queste cellule dove sono? Sono nei muscoli, ok? E noi abbiamo le fibre muscolari, le abbiamo di diverso tipo. Diciamo le due grandi famiglie sono il tipo 1 che sono belle rosse, responsabili del lavoro resistente, e tipo 2 che sono bianche, responsabili dei lavori più veloci. In realtà ne esistono forme ibride, addirittura alcune classificazioni scientifiche, se avete letto il mio libro l'avrete letto sicuramente, arrivano fino a 7, possiamo dividerle in 3, però adesso quello che ci interessa a noi è parlare delle fibre rosse. Perché sono rosse? Perché sono super vascolarizzate. E perché? Perché utilizzano l'ossigeno come proprio grazie al fatto che ne arriva tantissimo, e sono quelle più utilizzate nei meccanismi aerobici. Lavorare tanto in zona 2 migliora le mie fibre muscolari, le allena, ne aumenta anche, perché poi le nostre fibre sono capaci di trasformarsi, ne aumenta anche la percentuale, il che significa una possibilità di utilizzarle sempre di più per distanze maggiori. Ovviamente che cosa? Se io faccio molti volumi. C'è un'altra cosa poi, processi energetici, abbiamo parlato dell'ossigeno, ma nei metabolismi noi che cosa utilizziamo? Zuccheri e grassi. Fino alla soglia aerobica, quindi fino alla bassa intensità dove abbiamo la Z1 e la Z2, ci sono ancora i grassi, sempre di meno al crescere dell'intensità, protagonisti dei miei meccanismi energetici. Se io faccio tanto lavoro ad un'intensità in cui utilizzo i grassi, il mio corpo, come per ogni cosa, è in grado di ottimizzarne l'utilizzo. Cosa significa? Che a parità di utilizzo di un qualsiasi carburante efficiente, ottimizzo, e quindi riesco a produrre un'energia, chiamiamola migliore, maggiore, qui sto veramente semplificando, ma per farvi capire, e soprattutto diventa più economico. Quindi fare tanta Z2 migliora il metabolismo dei grassi, la beta-ossidazione, perché mi abituo a farlo. Quindi abbiamo fatto un po' una costruzione. Dalla parte centrale io riesco a portare tutto sulla parte periferica ed è un meccanismo super collegato. Pompo più sangue, aumenta il volume ematico, aumenta l'emoglobina perché aumenta il sangue, ma aumenta proprio anche l'emoglobina, aumenta la mia capacità di portare ossigeno, aumenta la mia distribuzione di ossigeno, aumentano i mitocondri che sono capaci di utilizzare l'ossigeno, aumenta la mia efficienza di utilizzare al meglio le mie benzine che sono i grassi e gli zuccheri.
ma non è ancora finita. C'è anche la capacità di riconversione del lattato. Ora il lattato, senza andare a parlare del ciclo di Cori eccetera, viene riconvertito sia in parte nel fegato, sia si parla della capacità dei mitocondri di utilizzare il lattato come carburante. Quindi è molto interessante. Perché? Perché se io miglioro la mia capacità di riconvertire il lattato, vuol dire che anche se mi sto allenando a bassa intensità, miglioro la mia soglia. In generale, anche se gli allenamenti per migliorare il V2 Max sono ad alta intensità, perché lavoro direttamente vicino all'intensità o anche sopra del V2 Max, se ci ragionate, migliora la mia capacità di portare ossigeno. Il V2 Max è il massimo consumo d'ossigeno, quindi migliora la mia capacità di portare ossigeno, aumentano i mitocondri, quindi riesco a utilizzare più ossigeno, migliora le fibre muscolari, quindi anche lavorando a bassa intensità migliorano sia la soglia sia il V2 Max. È chiaro che poi inserire allenamenti ad alta intensità danno più potenza a questa crescita e questo miglioramento. In più, lavorare tanto in zona 2, un po' l'abbiamo detto, migliora l'economia di corsa per tutto quello che abbiamo detto, perché in generale, come dicevo prima, il nostro corpo cerca di efficientare ed economizzare quello che fa per tanto tempo. Noi abbiamo due tempi di adattamento: quello aerobico centrale di cui vi ho parlato, che è abbastanza rapido, bastano anche poche settimane e si iniziano ad avere già delle modifiche importanti. Poi abbiamo una velocità più lenta, che è quella a livello muscolare, osteoarticolare, tendineo, dove gli adattamenti sono più lenti. Cosa significa? Che a volte ci facciamo male proprio quando riprendiamo a correre, stiamo iniziando. Perché? Perché vediamo che a livello di fatica non stiamo facendo molta fatica, facciamo più intensità, facciamo più carichi e il nostro organismo soffre, nascono le infiammazioni perché non abbiamo dato il tempo di adattarsi a livello appunto muscolare, osteoarticolare e soprattutto tendineo. Questo cosa significa? Che fare tanta bassa intensità, quindi dei carichi molto più sopportabili anche proprio dal punto di vista, ripeto, delle articolazioni, così per semplificare, dà il tempo al mio organismo di creare quegli adattamenti per non infortunarmi. Quindi la bassa intensità mi dà la possibilità di imparare a stare sulle gambe in maniera economica e senza farmi male, e inoltre mi dà la possibilità di fare dei volumi. Perché? Perché se io faccio un 10 per 1000 magari ho bisogno di 2 giorni per recuperare. Se io faccio 10 km o anche 15 tranquilli, il giorno dopo probabilmente posso fare un'altra uscita senza problemi. Poi ovviamente questo dipenderà dall'atleta. Ora, se sei rimasta fino a qui, mi raccomando, lasciami un like e iscriviti al canale. Spero che questa descrizione ti piaccia. Se vuoi fare un upgrade e sostenere ancora di più il canale, scegli di abbonarti. Hai 3 livelli, ad ogni livello corrispondono dei vantaggi esclusivi per te, sono pochi euro al mese, puoi disdire quando vuoi l'abbonamento e per me è un grandissimo aiuto, perché costruire un video così sono tanti giorni di lavoro. Abbiamo fatto chiarezza su perché devi allenarti soprattutto in zona 2. Come sta andando la lezione? Scrivetelo nei commenti. Lezione, chiamiamolo così, la guida, la masterclass, poi la chiacchierata su come allenarsi. Ok, allora, riassumendo, abbiamo capito che allenarsi con la frequenza cardiaca è ottimale, abbiamo capito come individuare le zone, abbiamo capito che allenarci a bassa intensità è molto molto importante. Ok, ma io mi alleno a bassa intensità, ma quanto tempo ci devo stare a bassa intensità, quanto a media, quanto è alta? In questo video parleremo proprio di come distribuire l'intensità d'allenamento, e qui è veramente, diciamo, una delle chiavi di volta, perché so queste cose, ma poi quando vado a definire gli allenamenti che faccio in settimana, quante ne metto di uno, quanto ne metto di un altro, quanto ne metto di un altro? Attenzione, parleremo proprio di quanta percentuale secondo il metodo piramidale polarizzato, ma faremo un cenno anche al metodo norvegese. Dobbiamo allenarci in bassa, media ed alta intensità. Voglio darvi però prima una coordinata importante. Se ad esempio faccio un allenamento di ripetute, magari faccio 15 minuti di riscaldamento e 10 minuti di faticamento e i recuperi tra le ripetute a bassa intensità, quelli non si vanno a sommare nella bassa intensità, perché gli effetti di quella seduta di allenamento nel nostro organismo sono importanti, il recupero di quella seduta è importante, quindi l'andiamo a calcolare tutta
come se fosse media o ad alta intensità, dipende che intensità avete espresso in questo lavoro, chiamiamolo di qualità, anche se a me non piace come termine, comunque è così, e questo lo dicono anche i teorici del polarizzato. Ma che cos'è questo polarizzato? Che cos'è l'80-20? Che cos'è il piramidale? Non la seduta, piramidale, la distribuzione delle intensità, lo scopriamo nel prossimo capitolo. Nel momento che so quali sono le mie 3 zone o 5 zone, come faccio a distribuire al meglio le intensità? Perché questa è la vera sfida. Per allenarmi bene devo riuscire a distribuire al meglio nei miei allenamenti all'interno di un periodo di riferimento che solitamente viene presa la settimana, ma può essere preso un mesociclo, al meglio la bassa, la media e l'alta intensità. Oggi scopriremo proprio come fare questo secondo diverse metodologie e approcci scientifici, quindi approvati dalla comunità scientifica ma anche dall'esperienza. Gli approcci scientifici sono diversi: il metodo piramidale, il metodo polarizzato, il metodo norvegese, ma anche il metodo alla soglia e anche il metodo lavorare sull'alta intensità. Voglio concentrarmi soprattutto sul piramidale e il polarizzato, che sono 2 metodi diversi ma hanno anche tanti punti in comune. Mi raccomando, resta fino alla fine, perché distribuire bene le intensità ha 2 obiettivi fondamentali. Il primo è ottimizzare le prestazioni. Tante volte non capiamo perché non miglioriamo e la nostra risposta è aggiungere lavori ad alta intensità, e spesso è la risposta sbagliata. E l'altro è ridurre il rischio di infortuni, perché i famosi sovraccarichi noi pensiamo sempre che siano: ho fatto troppi chilometri, ho fatto troppi volumi, ma in realtà spesso ho fatto troppi volumi ad alta intensità e il numero di chilometri magari è rimasto sempre quello. Parliamo dell'80-20 e poi del suo di cui il polarizzato. L'80-20 che cosa indica? Che l'80% deve essere a bassa intensità. Nel video delle zone vi avevo spiegato delle 3 zone. L'80% deve essere sotto la soglia aerobica, fino alla soglia aerobica, quindi un'intensità molto bassa, e il 20% nell'80-20 è media ad alta intensità. La particolarità del polarizzato è che quel 20% è praticamente tutto nella zona alta, nella terza zona, o se dividiamo a 5 zone, nella quarta e nella quinta zona, forse quasi tutto nella quinta. Solo un 3% è nella media intensità. Quindi la peculiarità di questo metodo è di lavorare molto sulla resistenza di base e sul recupero, e di dare stimoli allenanti molto forti per stimolare quello che è il V2 max e la soglia, e che il risultato di questi 2 lavori porta poi a ottimizzare le prestazioni di endurance. Questo è un metodo che è stato teorizzato tra gli altri da Seiler, che è uno scienziato americano che però vive in Norvegia, sempre la Norvegia principe di tutte queste cose, e lui questa teoria non l'ha prima, come dire, enunciata e poi è stata provata sul campo. In realtà è nata dall'osservazione di tanti atleti, e vedeva che gli atleti più performanti avevano una distribuzione dei carichi in questo modo, metodo piramidale che è utilizzato da tantissimi anche in questo caso. La piramide suggerisce proprio una piramide in cui alla base c'è tanto lavoro in Z1, in questo caso non un 80% ma un 70-75%, al secondo posto la Z2, proprio una piramide vada a crescere, dove il lavoro a media intensità è dato da tra un 15 e un 25%, dipende dalla distribuzione dei carichi, ad alta intensità rimane di solito un 5 massimo 10%. In questo caso vediamo che l'atleta affronta un carico di lavori che trova un maggiore equilibrio tra volume e intensità. Viene dato più importanza il lavoro a media intensità e vicino alla soglia. Voglio dire un qualcosa sul metodo norvegese di cui ho già parlato tanto, dove non è poi così diverso dai primi 2, ma ha un'attenzione a lavorare veramente vicino alla soglia grazie ai continui rilievi di lattato negli allenamenti. In questo caso, anche in questo caso, il 75-80% di lavoro è comunque fatto a bassa intensità. C'è poi una possibilità rara molto più vicino alla soglia negli allenamenti intensi, in cui si fanno diverse sedute ravvicinate, proprio grazie al fatto che, controllando spesso il lattato, l'intensità è forte, ma non così forte da aver necessità di grossi periodi di recupero. Tant'è vero che gli atleti professionisti fanno in questo caso 2 sedute bigiornaliere alla settimana, proprio perché la gestione del lattato
portato negli allenamenti gli permette di recuperare molto velocemente, e solitamente fanno una sola seduta a settimana, diciamo ad alta intensità, quindi sopra soglia. Prima di spiegarti bene perché dovresti utilizzare un approccio piuttosto che un altro, ti chiedo di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, di lasciare un like per supportare tutto questo lavoro e tutto questo materiale che puoi vedere gratuitamente. Questi metodi possono essere adattati a seconda delle esigenze dell'atleta e anche a seconda del periodo in cui si sta allenando, oltre che al tipo di gara che sta preparando e alle sue caratteristiche personali. Ti ricordo, come ho detto all'inizio, che è cruciale considerare nella distribuzione dei carichi di allenamento non per forza la settimana, ma il mesociclo. Nell'applicazione poi di qualsiasi di questi metodi bisogna tener conto di alcune specificità rispetto alla gara che si sta preparando, o anche al tipo di contesto in cui mi vado ad allenare, come l'inserimento di allenamenti in altura, che può portare ulteriori benefici, ma poi quando lo vado a fare devo tenerne conto nella distribuzione dei carichi per eventualmente anche solo la maggiore fatica che si va a sostenere, come l'importanza di inserire lavori specifici a ritmo gara, e viene fatto anche col metodo polarizzato, anche se uno dice ma come, ad esempio per la maratona il ritmo gara va a prendere la zona media sulle 3 zone di intensità, però assolutamente anche ad esempio Sahler riconosce la necessità di inserire questi tipi di allenamenti specifici nella preparazione dell'evento, soprattutto quando mi avvicino all'evento. Se in un periodo ho bisogno di sviluppare di più, che ne so, lavorare molto sul V2 Max, potrebbe essere anche che in una periodizzazione, quindi in fase di avvicinamento ad una gara, scelga di lavorare più sul metodo polarizzato che sul metodo piramidale. Perché questo? Perché diversi studi hanno dimostrato come la combinazione di due metodi a volte sia più efficace. Ad esempio, utilizzare un approccio piramidale quando sono lontano dalla gara per andare a lavorare in maniera un po' più equilibrata su tutte le caratteristiche, poi dopo seguendo anche le fasi di Lydiard nella costruzione, quindi molta bassa intensità quando sono lontano dalla gara, inserire poi dei lavori medi ad alta intensità e magari lavorare sul polarizzato a seconda del tipo di prestazione ho nella seconda parte per aumentare i giri del motore, potrebbe avere un senso. Se dovessimo però scegliere quando utilizzare un metodo o quando utilizzare un altro, al di là dell'atleta, potremmo pensare che il polarizzato può essere molto utile. Se ad esempio non ho troppo tempo, cioè sono molto vicino alla gara, per una prestazione sempre di endurance ma non troppo lunga, su cui la velocità è molto importante, allora potrei inserire il 20% di carichi ad alta intensità per alzare velocemente i giri in motore e l'80% per fissare a bassa intensità per fissare la resistenza e per recuperare dai lavori ad alto carico. Come potrebbe essere utile il polarizzato, magari anche facendo un 85-15 o 90-10 all'inizio, quando riparto da un infortunio. Perché? Perché faccio soprattutto bassa intensità per riprendere agevolmente, ma inserisco piccoli lavori ad altissima intensità, quindi per far crescere velocemente quello che sono il V2 Max e la soglia anaerobica. Con la stessa logica, anche in una fase di costruzione, fare soprattutto alti volumi a bassa intensità, ma inserire piccoli lavori ad altissima intensità senza andare a sovraccaricare l'atleta, può essere molto utile. Quindi in questo caso anche il polarizzato darebbe una valida risposta. E il piramidale secondo me potrebbe essere molto utile invece per preparare meglio lunghe distanze, ad esempio la maratona. Perché l'intensità moderata nella maratona ma anche nella mezza, il famoso medio, è molto importante. Quindi avere una buona distribuzione dei carichi con sempre tanta bassa intensità, ma lavorare di più a intensità moderate potrebbe aiutarmi a sviluppare meglio il ritmo gara per quelle che sono le prestazioni dalla mezza maratona in su.
proprio per questo, anche proprio nella fase più vicino alla gara, mi potrebbe aiutare, perché appunto mi permette di inserire di più ritmi specifici per la gara, soprattutto su queste distanze. Inoltre il metodo piramidale secondo me si può adattare meglio a quegli atleti che hanno una necessità di distribuire meglio i carichi, non sono più giovanissimi, quindi di alta intensità è meglio che non inseriscano tantissimo, non tanto per fattori cardiaci ma magari per fattori muscolari e tendinei, quindi è meglio lavorare sui ritmi specifici di gara e lavorare di intensità moderate, però sempre avendo una solita base a bassa intensità proprio per recuperare al meglio da tutti i lavori. Mi sento di suggerire di utilizzare un approccio piramidale a quegli atleti che magari sono più soggetti ad infortuni, soprattutto muscolari. Il metodo polarizzato può essere molto complicato proprio se faccio pochi volumi, che se io faccio 40 km a settimana è chiaro che mi trovo a fare 8 km ad alta intensità e 32 km a bassa intensità. Sì, assolutamente è così, bisogna tenerne conto, però anche questo in realtà potrebbe portare dei risultati. Ora sappiamo anche quanto dobbiamo allenarci in zona 1 e 2, zona 3, zona 4 e zona 5 se vogliamo allenarci con criterio, se vogliamo fare i giusti carichi e i giusti recuperi per avere una crescita, ma anche solo per stare in salute. So che tanti di voi pensano, sì, io ci correrei volentieri in zona 2, ma non riesco a starci. Abbiamo già parlato dell'errore che si fa impostando male la frequenza cardiaca massima o la frequenza cardiaca alla soglia, se vado a impostare le zone da lì. Ora vedremo proprio in questo video come riuscire a stare, quindi tutti i trucchi, tutti i consigli per riuscire a correre in zona 2. Faremo un breve ripasso, visto che ne abbiamo parlato un po' qualche capitolo fa, ma molto veloce, dei benefici di correre in zona 2. Attenzione che io in questo video faccio l'esempio della zona 2 all'80%, che è ad esempio un esempio personale, ma vi ricordo, e ovviamente questo non lo nega, come trovare le vere zone che abbiamo visto in qualche capitolo fa. Comunque adesso godetevi questo capitolo che vi racconta come riuscire a correre, stare, ad allenarci in zona 2. Allenarsi in zona 2 è fondamentale, ma quanto è difficile mantenere la zona 2? Coach, io guardavo sempre l'orologio, ma suonava sempre e andavo sempre in zona 3. Appena cambio un po' di passo vado in zona 3. Dopo 20 minuti che corro vado in zona 3. Che cos'è la zona 2 intanto, per chi non lo sapesse? La zona 2 diciamo corrisponde al fondo lento, ma è quella zona sotto la soglia aerobica. È quella zona che mi porta tanti benefici che a brevissimo vedremo. E vedremo anche perché sforo così tante volte in zona 3 e cosa fare quando sforo. È fondamentale allenarsi in Z2, è veramente la maggior parte del lavoro che dovremmo fare, il che non vuol dire non allenarsi in altre zone, ma di questo poi ne parleremo. Vediamo quali sono i benefici. Prima di tutto correre tanto in Z2 è una di quelle attività che mi porta a migliorare la resistenza di base, quindi è quell'attività che se io sono ben allenato potrei correre per 2, 3, i più bravi anche per 4, 5 ore senza stancarmi eccessivamente. Una misura, se si è fatto un fondo lento di un'oretta, è che finito dici ma quasi quasi ne potrei fare un'altra ora, poi non la fai, però la potresti fare. Lavorare in Z2 migliora la funzione mitocondriale, aumenta la densità dei mitocondri, che sono le centrali elettriche delle nostre cellule, sono quelle i protagonisti dei processi metabolici che ci fanno aumentare il numero di mitocondri ed efficientarne l'utilizzo è fondamentale. In più, in Z2 utilizziamo soprattutto le fibre muscolari di tipo 1, quelle più vascolarizzate, quindi proprio quelle che utilizziamo di più nella corsa come attività di fondo, quindi sulle medie e lunghe distanze. Ci aiuta a insegnare al nostro corpo a riconvertire il lattato. Sebbene in Z2 la produzione di lattato, parlavamo di soglia aerobica, è minima, comunque vengono innescati quei processi metabolici che nel tempo, proprio con il volume, ci aiutano, non solo questi, a riconvertire il lattato. È quella zona dove, sebbene allenati, ancora utilizziamo anche i grassi insieme agli zuccheri, quindi glicogeno, acidi grassi nei processi metabolici energetici, quindi migliora l'utilizzo dei grassi che sulle lunghe distanze, dalla mezza in su, diciamo, poi ancora di più sulla maratona e le ultra, diventano fondamentali. È
proprio perché vengono coinvolte di più le fibre muscolari più vascolarizzate, ma proprio per gli adattamenti, che poi è l'ultimo punto, favoriscono i processi di capillarizzazione, quindi riusciamo a portare poi dopo maggior sangue alle nostre cellule muscolari. E adattamento. Correre tanto in Z2 dà il tempo al nostro corpo di adattarsi ai volumi. Se io corressi grossi volumi subito in Z3 di cui torneremo a parlare perché è una zona grigia troppo bisfrattata, ma rimaniamo sulla Z2, se io lo facessi tanto in Z3 non darei il tempo al mio corpo e soprattutto alle strutture articolari, muscolari, tendine di adattarsi al movimento, cosa che dobbiamo sempre fare anche se siamo runner con tanti anni di esperienza. Quindi la Z2 mi dà il tempo necessario per l'adattamento. Ora, cosa succede quando io voglio correre in Z2 ma sforo in Z3 e che cosa posso fare? La prima cosa che devi fare è assicurarti di non aver sbagliato le zone, quindi due cose. La prima è l'FC Max, cioè se tu hai impostato l'FC Max ad esempio con la classica formula 220 meno l'età, potrebbe essere che per te, o formule simili, che per te non sia la cosa giusta, quindi dovresti verificare o con dei test massimali oppure vai a prendere quella volta che hai fatto una gara estrema l'FC Max, puoi capire se era proprio la massima o aggiungere qualche battito. Chiaro che questo è veramente un metodo spannometrico, ci sono dei test massimali sui 3000 che puoi fare o in laboratorio per verificarla, ma diciamo già per togliere un errore tipo NFC Max segnata di 175 perché hai 45 anni ma in realtà ce l'hai di 198, che è il mio caso esatto, beh allora anche se metti 195 le zone non sbaglieranno più tanto. Attenzione che in alcuni orologi c'è la possibilità di lasciare impostato o non impostato, aggiorna automaticamente l'FC Max. Cosa succede? Che se per sbaglio in qualche allenamento ti registra un picco anomalo, poi te la va ogni volta, se lasci selezionata quella cosa, e so che adesso qualcuno di voi starà facendo, ecco perché è successo a dei ragazzi che alleno, ogni volta che andate a riaggiornare l'orologio perché scaricate un allenamento vi andrà a rimettere quella FC che magari è molto più alta di quella che è la vostra. L'altra cosa è impostare le zone, non l'abbiamo ancora detto, abbiamo detto la Z2 è quella zona sotto la soglia aerobica del fondo lento. Allora classicamente viene impostata tra il 70, sto finendo il pennarello, tra il 70 e l'80%, ok? C'è addirittura chi la imposta fino al 70%. Parliamo di divisione in 5 zone in questo caso, qui vi lascio il video in cui vi parlo di come massimizzare l'allenamento con le zone e anche delle varie divisioni 3, 5, 7. C'è chi la fa, mette massimo 75, io onestamente vi dico potete mettere anche un po' più dell'80, poi andrebbe verificato con un test, ma ricordatevi che provate a mettere anche ad esempio 82%, sparo, proprio per non avere questo come dire, confine netto che vi dà un po' fastidio nella testa quando vi allenate. Però poi se finito l'allenamento, quell'intensità lì, vi siete resi conto che non riuscivate a parlare tranquillamente, teoricamente potreste anche correre respirando solo di naso, vi sentite stanchi, succede più di una volta non solo, allora probabilmente la zona è troppo ampia. Vi assicuro che c'è sempre questo paragone che è, diciamo, legato alla percezione dello sforzo, ma è fondamentale. Ricordatevi anche che un altro aspetto da considerare, su cui torniamo a brevissimo, che le zone non sono così, cioè non c'è una parete appena passate di là vi state allenando in un altro modo, ok? Per questo anche se non è 80% netto non cambia niente, ok? È chiaro che se la fate tutta all'85% della frequenza cardiaca massima non state facendo un allenamento in zona 2, questo è sicuro, però cerchiamo di non essere così, come dire, talebani. Altra cosa, se invece ti stai allenando da poco tempo o stai ripartendo ad allenarti da poco tempo, è facilissimo che dalla Z2 passi alla Z3 anche a parità di andatura. Quindi risolti i problemi tecnici, FC Max, zone ben divise sull'orologio, sullo strumento che stai utilizzando, è normale che dopo poco tempo ci sia un fenomeno di deriva cardiaca. Vi lascio qui il link, poi questi video li trovate tutti in fondo alla descrizione del video qua sotto, quindi andateveli a vedere alla fine, ve li salvate in una playlist o guarda più tardi, così li andate a recuperare tutti.
E cosa succede? La deriva cardiaca, che è un disaccoppiamento del carico esterno, cioè ad esempio l'andatura, potrebbe essere anche la potenza, ma diciamo l'andatura, voi che ne so, state facendo un lento tutto a 530, l'FC è dentro la zona 2, diciamo che è 150, sto facendo gli esempi a caso, a un certo punto si impenna, ma eppure state andando alla stessa velocità. Questo succede a tutti fisiologicamente, solo che se sei poco allenato magari succede anche dopo 10 minuti, un quarto d'ora. Se sei ben allenato magari ti succede dopo un'ora e mezza. Ok, questo vorrebbe dire, qui, non subito qui vorrebbe dire che magari in quel momento il tuo allenamento potrebbe anche terminare lì. Ok, è un segnale di mi sto stancando troppo. Però ci sta anche, dipende dai tuoi obiettivi, che accettiamo per un periodo di riadattamento di avere questo fenomeno qui. È chiaro che non vogliamo arrivare in Z5 e neanche in Z4, però possiamo, come dire, temporaneamente accettare questo tipo di sensazioni. Chiaro che se mi stanco troppo, ripeto, qua vuol dire che l'allenamento potrebbe già essere terminato. Poi questi fenomeni di deriva della frequenza cardiaca possono accadere per disidratazione e per altri motivi che potrete approfondire appunto nel video. Cosa invece devo fare, risolto tutti questi dubbi, cosa devo fare se sforo? Beh, l'ho appena detto, le zone non sono delle pareti nette, sono pareti grigi, quindi ci può stare che in un allenamento lento il 10% è in Z1, che è il momento in cui mi scaldo, l'80% è in Z2 e il 10% è in Z3. L'importante è che sia in Z3 perché? Non perché aumento e faccio i lenti sbagliati di cui abbiamo parlato tante volte, cioè seguo le mie gambe e quindi faccio una progressione, non un progressivo che invece è un allenamento ben strutturato, una progressione, ma semplicemente perché avviene quello che abbiamo detto, ok? È un buon allenamento. Ho lavorato soprattutto in Z2, non saranno quei 10 minuti che rovinano tutto. È chiaro quindi che da una parte non devo essere talebano, proprio nella cosa, dall'altra però devo stare attento. Come si fa a cercare di non sforare? Beh, la prima cosa è, intanto mi conosco perché faccio diversi allenamenti, impostato tutto bene è anche dire, non lo so, la Z2 è tra 150 battiti, 165, voi starete dicendo, come sono alti, questa è la mia, quindi vi porto un esempio pratico. Ok, chiaro che io quando inizio a correre non devo avere la fretta di entrare in Z2, faccio un'attivazione in Z1 e poi non devo dirmi non devo superare i 165, ma cerco di assestarmi l'andatura che mi sta sui 156, dipende quanto sono allenato, 158, quindi sto tranquillo, so che quando avrò un po' un'impennata non arrivo subito a 165 e poi soprattutto controllo le mie percezioni, quanto sono stanco, quanto sto facendo fatica, riesco a chiacchierare, cerco sempre una corsa rilassata. Tutto questo mi aiuterà bevo regolarmente, mi aiuterà a non sforare. Quindi da una parte posso accettare di sforare un pochino, dall'altra cerco di non cercare subito la parte alta della Z2. Quello che invece non dovrei fare, se continuo a sforare sempre in un allenamento perché sono poco allenato, ripeto, impostato bene i valori, ok? Per poi mi capita, coach, ho fatto tutto in Z5, sto lento, beh certo hai messo 30 battiti in meno nell'FC Max, è normale. Quello che posso fare, che non dovrei fare, è fermarmi continuamente camminando, cioè per abbassare il battito cammino un po', poi riparto, cammino un po', perché la corsa deve essere anche un po' un piacere, un godimento, quindi meglio addirittura fermarsi, come vi ho detto prima. Quando è che potrei fare la pausa cammino? Beh, ci sono due episodi, due che secondo me vanno bene. Intanto anche magari se vedo che sono in affanno ed è un allenamento un po' più lungo, se voglio prendere un gel. Però ad esempio della corsa in salita. Corsa in salita, voglio rimanere in Z2. Se non sono abituato è normalissimo che sforo. Cosa faccio? Inizio a fare dei tratti di cammino in salita? No. La salita comunque devo cercare di non andare in affanno di respiro, ma poi quando arrivo in cima, poi avrò una discesa. Ci sta, ma non a metà, che qui mi prendo quei 30-40 secondi di respirazioni profonde, di cammino. Non rovina l'allenamento quella pausa, non è che il nostro corpo, ti sei fermato, mi allenerò meno. Fisiologicamente non cambia nulla.
Quindi qui ci sta la pausa. Oppure ci sta la pausa, ad esempio, per bere, per integrare abbiamo detto, ma anche se faccio un allenamento che io spesso propongo, lento più fondo medio più lento. Quindi ci sta che questo è in Z2, questo è in Z3, voglio tornare in Z2. Devo rallentare tanto. Intanto il cuore non risponde subito, ma ci sta che io rallenti un pochino. Qui ci può stare. Senti, finito il fondo medio, bevo un po', quei 30 secondi. Magari il gel no, perché mi mancano pochi chilometri, però rallento e qui faccio un'andatura che probabilmente sarà un po' più lenta del primo lento perché sono stanco per rimanere in Z2, ma quella pausa lì può darmi un grosso aiuto. Riassumendo quindi, aggiustiamo tecnicamente i valori, primo, perché altrimenti parliamo di una Z2 che non è una Z2. Contestualizziamo la nostra situazione, molto allenato, poco allenato. Affidiamoci tanto alle percezioni di sforzo e alla capacità di parlare. Lo sforzo su una scala, io uso sempre quella Borg 10 che ha degli aggettivi, che da 0 a 10 un lento deve essere 2,5, che vuol dire sforzo lieve. Se sono poco allenato e un po' più lungo va bene anche 3, che vuol dire moderato, ma non di più. Utilizziamo questi accorgimenti, non partiamo subito a bomba, diamo il tempo al nostro corpo di adattarci, dopo il riscaldamento facciamo anche qualche esercizio di mobilità. Bene, abbiamo parlato di come riuscire a stare in zona 2. Diciamo che adesso abbiamo già tante coordinate per allenarci bene. Ma la zona 3, perché parlando tanto di zona 2 sembra che la zona 3 non sia così importante. In realtà la zona 3 è utile? Beh, abbiamo visto nel metodo piramidale polarizzato, nel polarizzato non viene praticamente utilizzata, nell'80-20 sì, nel piramidale sì. C'è un metodo di allenarsi alla soglia in cui si fa 50% bassa intensità e 40-45 a media intensità, quindi zona 3 e anche diciamo zona 4 attorno alla soglia, e un pochino in zona 5 ad alta intensità. Beh, comunque la zona 3 è molto molto importante, lo scopriamo nel prossimo capitolo. La Z3, la zona tra la soglia aerobica e la soglia anaerobica, così bisfrattata ultimamente perché c'è questa moda di valorizzare la Z2 tantissimo, tanti luminari, ma il polarizzato che dice che o anche l'80-20 sono un po' diversi, ma praticamente dice di correre l'80% a bassa intensità e il 20% ad alta e altissima intensità, quindi in Z3 corriamoci poco. Chi dice di correre solo a bassa intensità così non ci si fa male, sì, va bene, però se io voglio anche ottenere delle soddisfazioni magari solo a bassa intensità non va bene. Questa zona 3, che è anche chiamata zona grigia perché sembra né carne né pesce, non è né bassa intensità né alta intensità, e media intensità. Beh, i latini dicevano che la virtù sta nel mezzo, non voglio certo prendere una posizione democristiana, però il medio e la Z3 in realtà è fondamentale. È fondamentale. Il problema è sapere come farlo, quando farlo e quanto farlo. Perché? Perché ne abbiamo imparato spesso, sono stato il primo a dire occhio che stai facendo solo degli allenamenti che pensi che siano lenti e in realtà, quindi in Z2, e in realtà sono in Z3. Da poco ho pubblicato un video che proprio dice come correre in Z2, come gestire la Z2 senza sforare nella Z3 e farlo bene proprio per ottenere dei risultati. Ma perché è così importante la Z3? Beh, la Z3 è la zona del ritmo gara. È la zona del ritmo gara di quasi tutte le gare che prepariamo. Perché? Perché la maratona io la corro in Z3. Magari sono un principiante, provo a correrla soprattutto in Z2, ma alla fine in Z3 ci vado per la gran parte del tempo. Se sbaglio faccio anche un po' troppo in Z4 e poi dopo mi cuocio. La mezza, il suo ritmo è la Z3, non c'è santo che tenga. Sì, probabilmente sul finale, cercando di crescere, vado anche in Z4, addirittura in Z5 nell'ultimo chilometro, ma è il cuore la Z3. La 10 km la corro quasi tutta in soglia in Z4, Z4 è la zona della soglia, ma l'allenamento medio veloce è fondamentale per costruire il ritmo gara, è quell'intensità di sforzo che poi io ritrovo in gara. Correre nella Z3 insegna al mio corpo un po' di cose molto molto importanti. Ricordiamoci che le zone, come avevo detto già in un altro video, non sono divise a compartimenti stagni, ok?
quindi Z1, ho finito il pennarello, devo ricomprarlo, Babbo Natale non me li ha portati, Z3, Z4, Z5. Non è che c'è un muro e cambia il mood, però quando parlo di zone è anche questione di lavorare nel cuore della zona. Poi Z3 bassa e Z3 alta. Z3 bassa è il fondo medio. Il fondo medio quando è che lo uso? Lo posso già iniziare a inserire in costruzione, quindi lontano dalle gare. Non è sicuramente l'allenamento principale, qui ci sono grossi volumi lenti e lavori di forza, ma inserire qualche stimolo un po' più intenso, non nei primi allenamenti, ma diciamo dopo qualche settimana, intanto è un impegno metabolico più importante, inizia a bussare al mio corpo un adattamento verso le gare, perché non deve esserci uno shock, passo dalla costruzione solo Z2 a mettere dentro degli Z4 fino alla morte, ok, chiaramente, e poi perché è il fondo medio in questa zona, quindi Z3 bassa a cavallo della Z2, dove uso ancora i grassi, no? I lipidi, e qui uso più lo zucchero, però proprio nel tetto, nel punto di incrocio tra zuccheri e grassi, se in cui praticamente inizio a utilizzare più zuccheri che grassi, ma diciamo in maniera più pratica e reale, ne abbiamo parlato con Nicolas in altri video altre volte, praticamente non smetto di utilizzare zucchero. Quando io lavoro sul tetto di questa cosa e ci lavoro per tanto tempo, miglioro quella situazione lì, quindi innalzo il punto dove io smetto di utilizzare i grassi, ergo miglioro la potenza lipidica, cioè il punto massimo in cui continuo a utilizzare i grassi, e quindi miglioro l'utilizzo dei grassi, che mi tornerà utile quando poi andrò a fare le mezze e le maratone. Quindi fondo medio in costruzione. Nel periodo specifico, l'ho detto, sviluppa il ritmo gara, quindi è fondamentale allenarsi in Z3 per sviluppare il ritmo gara. Preparare una 10 senza fare dei medi veloci è assurdo. Se io penso di farlo solo con delle ripetute in Z4 e Z5 a intensità anche più alte del ritmo gara, vedi Z5, beh, insomma, sì, miglioro il V2 max, miglioro anche la soglia, ma non miglioro quello che è una cosa fondamentale, cioè la capacità di mantenere, la capacità aerobica, la capacità quindi di correre al ritmo gara, alla soglia, non al V2 max, ma mi aiuta a migliorare l'utilizzo in percentuale del V2 max. Quindi preparare una 10 senza un medio non ce n'è. Preparare una mezza senza un fondi medi qui intorno, dei progressivi che arrivano fino a una Z3 alta, scavallando quasi nella Z4, beh, insomma, non si può fare a meno di questo. Perché? Perché riproduce l'intensità di gara, riproduce anche la strategia di gara che si potrebbe paragonare in un leggero negative split, quindi una seconda parte un po' più veloce della prima. Mi abituo a quelle sensazioni di fatica. Stessa cosa per la maratona. Il ritmo maratona è in Z3, è il fondo medio, quindi fare tanti chilometri al ritmo gara è super allenante. Quanto fare Z3? Beh, è chiaro che, sono il primo a dirlo e a ripeterlo, la Z3 non sostituisce la Z2, quindi ci sono diverse strategie. Il piramidale, dove faccio il 75% comunque in bassa intensità, Z1, Z2, e magari faccio il 15-20% in Z3. Non dobbiamo neanche essere così rigidi. Può essere che in una settimana faccio un po' più alta intensità, la settimana dopo recupero, ne faccio un po' meno, lavorando su una logica di 10 giorni o di 2 settimane. Non dobbiamo abusarne, dobbiamo ricordarci che la Z3 ha dei tempi di recupero più ampi, quindi sarebbe meglio, poi dipende sempre dalla personalizzazione dell'atleta, cioè non nascondo che mi capita di far fare 2 lavori vicini impegnativi agli atleti più performanti, che vuol dire anche che hanno un'ottima capacità di recupero, ma non dobbiamo trattarla come la Z2. Dobbiamo inserire ad esempio verso la maratona una domenica un lungo che abbia tanto spazio in Z3, possiamo inserire dei lavori intervallati dove la parte veloce è in Z3 e la parte di recupero è in Z2, perché non è detto che negli intervallati io debba sempre essere in Z4 o Z5, soprattutto se sto preparando la maratona. Posso inserirla tante volte e tenere conto del recupero che necessita. Quindi la Z3 è fondamentale per sviluppare il ritmo gara. Io la chiamerei la zona del ritmo gara, perché mi migliora sulla 10, ma anche sui 5000,
è il ritmo che terrò tenendo la Z3 alta, diciamo, per gran parte della mezza maratona, ed è il passo, la zona in gran parte della maratona. Ci sta, soprattutto se uno ha una strategia corta, che i primi chilometri siano Z2, Z3 bassa, ma poi anche qui dipende sempre dall'atleta. Più uno è performante, più in realtà riesce a gestire alta intensità in zone un po' più basse. Non evitiamola, non abbiamo paura, allo stesso tempo non sostituiamola alla Z2, continuiamo a correre i lenti che sono lenti, perché un lento che è veloce non è un lento, ma il medio è un allenamento fondamentale. Vedo gente che magari segue tabelle fatte così, dove c'è dei lenti, delle ripetute, dei lunghi, e non c'è mai la Z3. La Z3 è fondamentale per il passo gara. No a chi dice correre solo bassa intensità, che è fondamentale, ci aiuta, ma ci aiuta fino a un punto. No a chi corre sempre con l'acceleratore spinto, no a chi evita la zona grigia. Cerchiamo di allenarci su tutti gli aspetti in maniera mirata, equilibrata, puntando a fare quello che serve all'obiettivo che abbiamo deciso di puntare. Ora, che cosa ci serve? Ci serve capire se tutto quello che stiamo applicando nei nostri allenamenti, allenandoci con le zone, con la frequenza cardiaca, sta dando i suoi frutti. E come lo capiamo? Lo capiamo dal tempo sotto il traguardo, se facciamo una gara, se migliora sì, ma non solo. Dalle nostre capacità di recupero. A me piace dire che il recupero è il 60% dell'allenamento. Per sottolineare quanto è importante, possiamo dire che è il 50% sicuramente, perché è proprio nella fase di recupero che io cresco, cioè il mio organismo risponde allo stimolo allenante costruendosi più forte. Quindi a me piace dire appunto che il recupero è il 60% dell'allenamento. Quali sono i 2 parametri che mi fanno dire che sto recuperando bene e che sono anche in salute? Sono la variabilità cardiaca e la frequenza cardiaca a riposo. Non ci dicono la stessa cosa, però è chiaro che una frequenza cardiaca a riposo che migliora, ovviamente non può migliorare all'infinito, o che non peggiora, è un ottimo segnale dal punto di vista dell'allenamento, ma anche dal fatto che recupero bene. L'HRV, l'indice di variabilità cardiaca, mi dice veramente come sto riposando e recuperando, ed è anche molto legata alla qualità del mio riposo, non solo quanto dormo, ma come dormo. È una risposta, poi a breve lo vedremo, del mio battito cardiaco, che non è uguale tra un battito e l'altro, però se volete approfondire seguite i prossimi 2 capitoli su questo aspetto. Ci sono dei momenti in cui un runner deve preoccuparsi? Sì, e abbiamo degli indicatori che ci aiutano a capire se stiamo sbagliando qualcosa, se abbiamo bisogno di rifiatare, se abbiamo bisogno di fermarci. Ogni giorno un numero, un piccolo segreto del tuo corpo ti parla. Qual è? È l'HRV, l'indice di variabilità cardiaca. Ormai tutti gli orologi da corsa ti danno l'indicazione di questo indice di variabilità cardiaca, che è molto molto importante, è un ottimo aiuto per l'atleta, ma in generale è un ottimo indicatore delle nostre condizioni di salute. Mi raccomando, fai molta attenzione alle cose che ti dirò in questo video, senza preoccuparti, senza creare stati d'ansia, altrimenti la HRV peggiora. Resta qui fino alla fine perché ti spiegherò tutto quanto. Se hai dei dubbi, se l'indice ti sembra troppo basso in discesa, adesso ti spiegherò anche questo. Non fare il fai da te, va bene, ascolta tutto questo video, ma ovviamente parlane con il tuo medico, perché quando è questione di salute bisogna sempre parlarne con dei professionisti. La prima cosa che devi ben sapere è che il nostro cuore non ha un battito regolare tra l'uno e l'altro, anzi, se avesse una durata esatta tra un battito e l'altro dovremmo veramente preoccuparci. Un cuore sano ha una variabilità di tempo tra un battito e l'altro. Questa differenza è più che desiderabile, più è alta questa differenza, più dobbiamo essere felici. Perché c'è questa differenza? Perché questa differenza riflette la capacità del nostro sistema nervoso autonomo di adattarsi ai diversi stress o non stress della vita. Il sistema nervoso autonomo è governato da 2 sistemi, il sistema simpatico e il sistema parasimpatico, che non sono dei comici di Zelig,
bruttissima questa, lo so, va bene, andiamo avanti, ma sono due sistemi che sono uno l'antitesi dell'altro ma lavorano insieme. Il sistema nervoso simpatico è quello responsabile dell'azione, della fuga, dell'essere pronti a scattare in situazioni di pericolo o di necessità appunto di alzare velocemente la pressione sanguigna e il battito cardiaco. Al contrario, il sistema parasimpatico è quello del relax, che governa il corpo favorendo lo stato di relax, rallentando il battito cardiaco. L'indice di variabilità cardiaca è quindi un riflesso dell'equilibrio e dell'interazione tra questi due sistemi. Un HRV alto indica quindi un buon equilibrio e soprattutto una pronta capacità di adattamento ai vari stimoli. Significa che abbiamo recuperato bene, che riposiamo bene, che c'è una perfetta armonia, un perfetto equilibrio. Al contrario, un HRV basso indica uno stato di stress, di affaticamento, di non recupero e quindi di cattive condizioni del corpo in generale. Sì, ma quanto alto e quanto basso? Esistono delle tabelle di riferimento divise per maschio e femmine e per età. Prendile, guardale e poi mettile in un cassetto, perché come sempre, come la frequenza cardiaca massima, come le zone, come tutto, quello che devi guardare è l'HRV personale su te stesso, l'andamento nel tempo. Non a caso gli orologi te lo misurano per un certo periodo, poi iniziano a darti delle indicazioni sul tuo stato di salute. Quello che dobbiamo vedere è di avere un HRV equilibrato, possibilmente, ovviamente fino a un certo limite, un trend positivo. Dobbiamo utilizzarlo come indicazione quotidiana, perché magari un giorno ci svegliamo ed è molto più basso del solito, perché possiamo avere delle risposte. Ho fatto la nottata in discoteca, vabbè ragazzi, non credo che tra il mio pubblico ci sia gente che fa troppa discoteca, però magari la sera prima ho bevuto troppo, ho dormito male, il bambino, ho un bambino di 2 anni, ha pianto tutta la notte, no, mio figlio non lo fa, Dio grazie, però possono esserci dei fattori, come dire, oggettivi che mi sanno spiegare il perché io, che ho un valore ad esempio di solito di 40, quella mattina lì quando mi sveglio è di 25. Andando più strettamente sullo sport, probabilmente un HRV basso potrebbe essere dato dal fatto che il giorno prima ho fatto un allenamento veramente pesante, non ho riposato bene e queste due cose si sommano e mi possono dare un HRV basso. Non mi devo preoccupare, nessuna ansia, il giorno dopo mi faccio una bella dormita e l'HRV, l'indice di variabilità cardiaca, torna normale. Se però questo trend negativo dura 1, dura 2, dura 3, dura 4, dura una settimana, dura 10 giorni, mi devo fare delle domande. Mi sto allenando troppo? Non mi sto alimentando nel modo giusto? Non mi sto idratando giusto? Forse quelle 2 grappe prima di andare a dormire non sono la miglior soluzione per stare bene? Sto facendo troppa intensità? Mi alleno tardi la sera, l'adrenalina non mi fa dormire bene e questo incide sulla mia variabilità cardiaca? Sono tutte domande che devo farmi. Quindi l'indice di variabilità cardiaca ci dà un'indicazione dello stato di salute, ma ci dà anche un'indicazione sul recupero o non recupero dei miei allenamenti. Ci sono situazioni in cui, e io lo faccio con alcuni runner, mi stresso apposta in quel periodo un po' di più, quindi è normale che si abbassi un po' l'HRV perché voglio creare degli stimoli allenanti molto molto pesanti, ma poi sappiamo che nella fase successiva andrò a scaricare e quindi poi anche il mio indice di variabilità cardiaca tornerà normale. Vi posso dire però che la maggior parte delle volte l'HRV si abbassa non perché mi sono allenato troppo, ma perché dormo male, mi alimento male, eccetera eccetera eccetera. Cosa possiamo fare per migliorare l'indice di variabilità cardiaca? Ma prima, se il cuore, guarda che poesia, attenzione, solo per questo mi merito quello che ti sto per chiedere. Se il tuo cuore di atleta o non di atleta batte forte per questo discorso sulla variabilità cardiaca, mi raccomando, lascia un like e iscriviti ora. È gratis ed ogni click ti aiuterà ad avvicinare il tuo cuore ai segreti del running. Vabbè, sto esagerando, sì, però dai, fai un like e iscriviti. E se vuoi ancora di più, fare la membership al canale Runner 451, quindi scegliere uno dei 3 piani di abbonamento, ti porta dei vantaggi esclusivi. Post dedicati, video in anteprima, la possibilità di avere la risposta a tutti i commenti, la possibilità, secondo il piano, addirittura di chiedere dei video brevi. Quindi iscriviti, lascia un like e se vuoi fai anche un abbonamento che puoi disdire quando vuoi al canale Runner 451. Andiamo però ora a vedere come posso migliorare il mio
HRV. La prima soluzione è sponsorizzata dal dottor Grazia Arcà, che ti dice: cerca di eliminare tutte le situazioni di stress dalla tua vita. Dirai, perché non ci provo? C'è chi gli piace gongolarsi nei problemi, però è chiaro che questo è un savasandir, cioè è normale che le situazioni di ampio stress vanno risolte. Io però te la do un suggerimento anche per questo, che è una cosa che faccio io. Ok, quando ho dei problemi veramente che non mi fanno dormire la notte, ormai all'alba dei 46 anni dico: prova a ripensare a un problema che avevo 1 o 2 anni fa che non mi faceva dormire la notte e che adesso non mi preoccupa più. Come si è risolto? Si è risolto da solo oppure l'ho risolto? Quindi le cose passano, migliorano, si aggiustano. Pensa a questo. Quello che puoi fare comunque è migliorare la qualità del sonno. Come si migliora la qualità del sonno? Via il telefono nelle ore prima di andare a dormire. Lo so, è difficilissimo e qui io sono un gran predicatore e un pessimo razzolatore. Luci spente nella tua camera. Una camera che non deve essere troppo calda, quindi una stanza fresca, buia e tranquilla. Cerca di andare a dormire sempre alla stessa ora e di svegliarti sempre alla stessa ora. Cerca di affiancarti al tuo ritmo circadiano. Guidalo, educalo, impostalo, nel tempo si adatta. Se non basta, prova a fare esercizi di respirazione profonda. Se non basta ancora, ma veramente hai dei problemi seri di sonno, attività olistiche come lo yoga, se hai il tempo e la possibilità, ti possono aiutare. Magari fai un piccolo corso, poi quello che hai imparato lo applichi in autonomia. Parlando dell'alimentazione, può aiutare, sì, eliminare, non sono un esperto di alimentazione, ma questo te lo posso dire: eliminare l'alcol, soprattutto la sera, eliminare la caffeina dopo l'1 alle 13. La caffeina rimane per tanto tempo nel sangue, poi c'è chi è abituato, chi non è abituato. Eliminare quegli alimenti infiammatori dall'organismo che possono creare dei problemi anche nel sonno, sicuramente importanti, come lo è idratarsi sufficientemente anche per il buon riposo. Per quanto riguarda l'allenamento, perché poi di questo parliamo, sicuramente se sei in un periodo di alto stress, correre con un HRV molto basso, detto che a volte, come dicevo prima, si può fare in maniera programmata e controllata, se la cosa si propaga per molto tempo, allora è giusto e utile ridurre i carichi. Ricordati che gli stimoli allenanti in situazioni di alto stress non ti allenano, ma rischiano solo di infortunarti e soprattutto di non migliorare come potresti. Scrivimi nei commenti se lo monitori ogni giorno e se te è un parametro che già tenevi in considerazione, e soprattutto poi scrivimi nei commenti se hai dei problemi da questo punto di vista, se vedi un trend negativo e se le azioni che ti ho suggerito stanno portando dei miglioramenti. Perché dovrei monitorare una frequenza cardiaca a riposo se non ho dei valori di riferimento? Come sempre il monitoraggio deve seguire la persona. Monitorare una frequenza cardiaca a riposo non solo un giorno ma nel tempo mi dà una risposta su 2 cose. Potrebbe essere che la frequenza cardiaca a riposo sia un indicatore che stia per succedere qualcosa nel tuo corpo. A volte succede che 1 o 2 giorni cresce, non ti sai spiegare perché, al terzo giorno ti viene l'influenza. Sono sicuro che conosci la tua frequenza cardiaca a riposo, perché tanto se non ci guardi te lo dice il tuo orologio. Però la monitori costantemente. Mi sono reso conto che abbiamo parlato di massima frequenza cardiaca perché ci aiuta a calcolare le zone. Abbiamo parlato di indice della variabilità cardiaca perché è fondamentale per capire se recupero al meglio. Abbiamo parlato di come la zona 2 influisca sul battito cardiaco, ma forse non abbiamo ben definito che cosa succede con la frequenza cardiaca a riposo e quando è un valore normale o un valore anomalo o eventualmente bisogna preoccuparsi, perché a volte mi capita che qualcuno mi dice: coach, io ho 39 di battiti a riposo, mi devo preoccupare? Ci sono dei valori di riferimento, per età e per sesso da non superare come frequenza cardiaca a riposo, dove quando è troppo alta, il che indica una situazione di stress e di poco riposo, come lo indica un HRV basso, ma poi c'è chi è tachicardico o bradicardico naturalmente, quindi magari ha una frequenza cardiaca a riposo per niente allenato o allenata intorno ai 50 ed allenato intorno
intorno ai 40 o anche meno. Come la frequenza cardiaca massima, dove c'è chi raggiunge i 200 come me, o poco meno ormai purtroppo. Li raggiungevo purtroppo perché sono invecchiato, ma li raggiungevo, li superavo, e magari ho una frequenza cardiaca a riposo da allenato intorno ai 50, c'è chi ha massimo 170 e una frequenza cardiaca a riposo comunque intorno ai 50, chi 40. Questo per dire che cosa? Per dire che ognuno di noi è diverso. Ma quindi perché dovrei monitorare una frequenza cardiaca a riposo se non ho dei valori di riferimento? Come sempre il monitoraggio deve seguire la persona. Monitorare una frequenza cardiaca a riposo non solo un giorno ma nel tempo mi dà una risposta su due cose. Uno, mi sto allenando bene, sono allenato perché non sta aumentando o addirittura sta calando, quindi sta migliorando, è qualche battito in meno, oppure mi sto riposando abbastanza perché di solito è un certo valore ma negli ultimi 2 giorni è cresciuto molto quel valore. Quindi mi dà una risposta sullo stato di salute, sia sullo stato di allenamento sia sullo stato di buon recupero / di freschezza e di riposo. È un dato che io posso affiancare all'HRV e posso affiancare anche a tutti gli altri valori, come tanto ci piace giocare con gli orologi sportivi, il V2 Max eccetera, per darmi una panoramica perfetta sul mio stato di salute e di allenamento. Quando prende la frequenza cardiaca a riposo? Se hai nel polso 24 ore su 24 un orologio sportivo che ha la funzione di rilevamento al polso con la frequenza cardiaca a riposo, lo fa lui, te lo dice lui quando è il momento migliore. Se lo vuoi prendere tu in autonomia, al mattino, al risveglio, in situazione di relax, è il momento migliore. Fai una misurazione totalmente con una respirazione tranquilla, lenta, ancora in uno stato di penombra, senza guardare il telefono, senza niente che ti ecciti. Ok, quindi quel valore è un valore abbastanza attendibile. Ancora meglio ovviamente in questo caso allora se lo prendi, visto che fai tutta una misurazione fatta per il verso, come diciamo qui in Romagna, con la fascia cardiaca. Ci sono fattori esterni, abbiamo parlato di stress, ma come, che ne so, il cambiamento dell'ora, i cambiamenti stagionali che influiscono sul nostro sonno e quindi influiscono anche sulla frequenza cardiaca a riposo. Ma quello che devi guardare, ripeto, è il trend. Per riuscire a conservare una buona frequenza cardiaca a riposo, per farla migliorare, sicuramente quello che incide è come ho detto il riposo e l'allenamento. E a proposito di riposo, prendiamoci un attimo una pausa per mettere un like, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Andiamo avanti sulla frequenza cardiaca a riposo. Ognuno di noi ha dei valori che poi nel tempo trova di riferimento e quindi poi dopo non è che sì, invecchiando qualcosa può cambiare, ma non ci sono mai cambi repentini dati, diciamo, da situazioni fisiologiche. Quello che può cambiare è il tuo poco riposo e il tuo stress, o anche il fatto che tu ti stia allenando nel modo sbagliato, ad esempio allenandoti con troppa alta intensità e poca bassa intensità, non rispettando i tempi di recupero. Ricordati che il recupero è 60% dell'allenamento, questo è il mio nuovo mantra, però comunque almeno il 50%, se non vuoi sposare la mia causa sul recupero. Questi sono tutti fattori importanti. A volte potrai risponderti da solo alla domanda: perché la mia frequenza cardiaca a riposo è cresciuta negli ultimi 2 o 3 giorni? Ho fatto le notti brave, mi sono allenato troppo la sera tardi, ho bevuto troppo prima di andare a dormire, ho dei pensieri che non mi fanno riposare bene. E tutto questo riflette sulle capacità cardiache e non solo, ma legate al nostro sistema nervoso, che risponde in questo modo alle sollecitazioni, chiamiamole negative. Come fare a migliorare? In passato, e fra poco te le ridarò, ti ho dato tanti suggerimenti su come migliorare la variabilità cardiaca. La frequenza cardiaca a riposo più o meno segue lo stesso trend. La sera evita di guardare troppi cellulari, riposati, se puoi non allenarti la sera troppo tardi, semmai fai una passeggiata serale, fai esercizi di respirazione, rilassati, riposa, ma soprattutto in questo caso, visto che siamo runner e atleti, allenati nel modo più equilibrato possibile. Potrebbe essere che la frequenza cardiaca a riposo sia un indicatore che stia per succedere qualcosa nel tuo corpo. A volte succede che 1 o 2 giorni cresce, non ti sai spiegare perché, al terzo giorno ti viene l'influenza. Non è un caso, veramente, può succedere, è un indicatore. Non ci allarmiamo se una mattina è cresciuta, se la seconda mattina è ancora alta iniziamo a farci delle domande, se la terza è ancora alta iniziamo a prendere soluzioni. Con questo abbiamo quasi concluso il nostro viaggio sull'utilizzo delle zone. Però non c'è solo il carico interno, c'è anche il carico esterno.
Se io non voglio monitorare la frequenza cardiaca, voglio monitorare il passo. Perché? Perché il carico esterno, che però può dipendere da corro in pista per strada o nel sterrato, già cambia. Non è detto che il carico esterno, cioè quello che sto esprimendo in velocità, sia veramente pari all'intensità che devo esprimere, perché magari sono molto stanco e quindi quel 5 minuti di lento, 5 minuti al chilometro di lento, in realtà corrisponde a un carico interno, quindi frequenza cardiaca ma anche risposta del lattato, molto più alta del solito. Ci sono 40 gradi invece che 5 gradi, ho una risposta diversa, però è chiaro che poi dopo conta quanti minuti al chilometro giro in gara. Quindi se voglio avere delle coordinate che corrispondono alla zona cardiaca, alla frequenza cardiaca che esprimo, quindi al mio carico interno, posso seguire questo capitolo in cui vi racconto il passo al chilometro da tenere allenamento per allenamento, o meglio le zone di passo al chilometro, così chiudiamo il cerchio anche con il carico esterno unito al carico interno. Come calcolare il passo al chilometro per i diversi allenamenti, cioè a che passo devo fare il lento, il medio, il lungo lento, il progressivo, le ripetute da 1000, le ripetute da 2000, eccetera eccetera eccetera. Nelle ultime settimane ho condiviso diversi video che parlano dei parametri che dobbiamo utilizzare per allenarci e analizzare gli allenamenti, come calcolare veramente le zone di lavoro partendo da 3 zone poi arrivando a 5, di come riuscire a lavorare in zona 2, di come ottimizzare la zona 3. Quindi andiamo avanti su questo filone vedendo un altro lato dell'allenamento, perché quello di cui abbiamo parlato fino adesso è il carico interno, cioè cosa succede nel nostro organismo quando gli diamo degli stimoli allenanti, cioè come reagiamo e come guidiamo i nostri allenamenti monitorando il carico interno. Anch'io come allenatore spesso però do come riferimenti il carico esterno, cioè il passo al chilometro, perché è un po' più facile da seguire, siamo un po' anche abituati a seguirlo. Bisogna fare molta attenzione perché le regole non valgono anche in questo caso per tutti. Come avrete capito ormai, possiamo partire da dei principi generali utili per tutti, ma poi vanno declinati sulla persona, sull'individuo. Ci sono alcuni concetti che, se rimani fino alla fine del video, ti prometto che chiarirò, e alla fine del video saprai anche come calcolare tutte le tue andature in funzione degli allenamenti che farai. Prima di tutto, per individuare un passo al chilometro bisogna individuare quella che è la velocità di riferimento, che più o meno potrebbe corrispondere al passo corrispondente alla soglia anaerobica. Per definire la velocità di riferimento ci sono tanti modi. Il più conosciuto è: prendiamo la media di una gara di 10 km fatta ovviamente ultimamente, ma attenzione, deve essere una gara corsa bene, cioè se io in quella gara ho corso i primi 3 km completamente più veloce di quello che potevo permettere e gli ultimi sono andato in affanno e ho camminato alla fine, diciamo che non è un buon riferimento. Ci sono tantissimi test, io ve ne lascio uno qui in descrizione, è un test che ho studiato negli anni, che ormai utilizzo da 8 anni mi sembra, che è il test dei 2 km. Il mio consiglio più grande però, che è quello che faccio anch'io per tutti i runner che allenano, è non fermarsi a un solo test, perché ne servono almeno 2 se non 3 valori di riferimento. Ad esempio, ho la gara da 10 km, faccio anche il test da 2 km, se io faccio tutti questi test e vado a incrociare i risultati e il risultato più o meno è sempre lo stesso, diciamo che posso dormire sonni tranquilli e dire ok, questo è un ottimo riferimento per trovare la mia velocità di riferimento su cui andare a calcolare tutti gli altri passi al chilometro. Se i risultati sono molto diversi, devo chiedermi allora, test li ho fatti al massimo, c'è qualcosa, ho una risposta del perché sono diversi. Potrebbe essere, ad esempio, che c'è molta differenza. Prendiamo 2 test, il test di 6 minuti di Biat, che potete cercarlo tranquillamente su internet, e la media di una mia 10 km. Diciamo che il test di 6 minuti vi dà una velocità di riferimento molto più veloce. Può essere data dal fatto da che cosa? Che avete un buon motore ma non avete allenato molto la capacità aerobica e la resistenza aerobica, quindi non siete capaci di mantenere il ritmo. Quindi vuol dire che ad esempio il V2 Max è molto alto, ma la percentuale di utilizzo del V2 Max,
quindi le soglie non sono così alte, diciamo avete ancora molto spazio di crescita da quel punto di vista. In quel caso lì potreste pensare di ragionare in maniera, non voglio complicare troppo le cose, ma è giusto per darvelo come spunto, che è una cosa che faccio io, in maniera un po' differenziata, cioè utilizzare una velocità di riferimento per i lavori più corti e più brevi, che è quella del test dei 6 minuti, e una velocità di riferimento un po' più lenta per i lavori più lunghi, o comunque nel momento che andate a definire il passo dei lavori più lunghi allontanarvi di più dalla velocità di riferimento. Potrebbe non sembrare chiaro, vi invito a riascoltarlo più volte questo pezzo, perché in realtà chiarisce tante volte quella cosa che dice: ma come, io mi trovo bene a fare le ripetute sui 400 calcolati su questa velocità di riferimento, ma quando vado a fare il medio muoio, o quando vado a fare il lento lo faccio troppo veloce. La risposta è proprio in questa cosa che vi ho appena spiegato. Andiamo a vedere come poi, trovata la velocità di riferimento, calcolare i passi al chilometro. Parleremo degli allenamenti più utilizzati. Partiamo dall'allenamento più importante, l'allenamento principe, il fondo lento. Una premessa: per il fondo lento, per il fondo medio, più che individuare un ritmo esatto al chilometro, potrebbe aver senso di parlare anche qui di zone di lavoro. È plausibile, immagino che tanti di voi lo sappiano, che correre un lento dai 50 secondi a 1 minuto e 20 più lento alla velocità di riferimento è una buona zona di lavoro. Sono 30 secondi, non sono pochi. Come faccio a capire ancora meglio come restringere la zona e individuare la zona? Anche qui una triangolazione di più dati, come abbiamo fatto col test, è molto utile. Trovo un ritmo, inizio a fare il mio fondo lento, vado a incrociare il passo che tengo con la zona 2 ben individuata, e vi rimando ai video di cui ne abbiamo già parlato. E posso incrociare questo dato anche con la mia percezione dello sforzo, che deve essere veramente, veramente bassa. Questo che cosa vi fa pensare? Immagino che qualcuno mi stia già scrivendo il commento: aspetta che te la dico questa cosa. Mi fa pensare anche che il passo non è sempre lo stesso, per questo ha senso di ragionare su una zona di riferimento, perché come la frequenza cardiaca non è la stessa se mi alleno al mattino o la sera, se sono molto stanco, se non sono molto stanco, se sono molto allenato o non sono molto allenato, anche il passo al chilometro potrebbe variare. Prima di andare avanti, se questo video lo ritieni utile e non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Ah, sei già iscritto? Ah, ok, bravo, tu l'hai fatto, ok, lasciami un like. Continuano a piovere like. Andiamo avanti. Parlando invece del medio, fondo medio e medio veloce, che non sono proprio la stessa cosa, però diciamo parlando della zona 3, andiamo a vedere che possono esserci delle differenze. Il fondo medio, quindi un lavoro in cui, sempre incrociando i dati, frequenza cardiaca corrisponde a quella zona 3 calcolata su 5 zone, la percezione dello sforzo inizia a essere impegnativa ma sostenibile, quindi riesco anche a parlare, ma ne farei volentieri a meno per capirci, la respirazione è impegnata, così per darvi delle varie indicazioni. Il fondo medio può essere corso dai 30 ai 25 secondi in meno, quindi più lento della velocità di riferimento. Il medio barra medio veloce anche 20-15 secondi. Possiamo fare degli esempi. Se io sono un runner molto performante, corro il medio a 3.30, ho la velocità di riferimento a 3.30 o a 4, probabilmente riuscirò a fare un medio anche a 4.10. Prendiamo l'esempio dei 4, a 4.10, 4.15, perché più sono un runner performante, più riesco a sostenere per più tempo una situazione non troppo lontana dalla velocità di riferimento. Chiaro che devo rimanere in zona 3. Se invece sono un runner un po' meno performante e che ne so, corro alla velocità di riferimento a 5.30, allora ci può stare anche che il medio sia a 5.55, a 6, proprio per i motivi di qui sopra, perché ho una corsa un po' meno efficiente e quindi a una certa intensità la mia frequenza cardiaca sale molto di più. I lavori veloci, il corto veloce, si può fare tra i 10 e i 15 secondi più lento della velocità di riferimento. Stessa logica, quanto sono performante, quanto non sono performante. Parliamo delle ripetute, dipende da che cosa voglio ottenere da quelle ripetute. Le ripetute non sono tutte uguali, lo so che a volte qualcuno rimane un po' sbalordito, ma se io sto lavorando per migliorare
il V2 Max, posso ad esempio fare delle ripetute un po' più intense ma con dei recuperi un po' più ampi e più completi. Se sto lavorando sulla capacità di tenere il ritmo gara, potrò fare delle ripetute un po' più lente rispetto alle ripetute precedenti, ma con dei recuperi molto molto brevi e a volte anche con dei recuperi attivi in corsetta barra corsa lenta, o addirittura, se sono molto performante, a corsa media. Prendiamo le ripetute più famose, partiamo dalle distanze più brevi. Le ripetute sui 400 ad esempio le potrò correre tra i 20 e i 15 secondi più veloci della velocità di riferimento. Le ripetute sui 1000 le potrò correre dai 10 secondi più veloci della velocità di riferimento fino alla velocità di riferimento, proprio per il discorso di prima. E anche qui conta quanto sono un principiante o meno, perché le prime volte ci sta a non esagerare, prendere confidenza col ritmo. Le ripetute sui 2000 anche 5, 6, 7 secondi più veloci della velocità di riferimento, ma anche alla velocità di riferimento. I 3000 alla velocità di riferimento, a volte anche un po' più lento, dipende sempre da quello che voglio ottenere. Andiamo a un altro allenamento importante, che è il progressivo. L'errore che si fa col progressivo è pensare che ogni chilometro deve essere più veloce di quello precedente. No, quella è una progressione. Il progressivo è un lavoro prettamente aerobico, quindi spesso in realtà sostituisce il lento mettendo un po' più di allegria sul finale, dove ad esempio le 3 fasi possono essere del lento, un lento più veloce e l'ultima in zona 3. Spesso viene utilizzato in realtà per lavorare sopra soglia, ma non è che non si possa fare, però è un'altra destinazione d'uso del progressivo, non è la sua destinazione originale. Anche in questo caso ad esempio potrei fare la prima fase 1 minuto 50 secondi più lento della velocità di riferimento, poi 35 secondi e poi 25 secondi lunghi. Il lungo lento va corso al ritmo del fondo lento o un po' più lento se non siamo molto performanti. Solitamente il lunghissimo viene indicato un po' più lento del fondo lento, scusate, gioco di parole, perché la logica è devo stare molto più tempo sulle gambe e corro un po' più piano, però non deve essere penalizzata la biomeccanica di corsa. Quindi se sono un runner ben allenato, il lunghissimo si corre al ritmo del fondo lento. Se sono un principiante ci sta a correrlo 5-10 secondi più lento di come corro solitamente il fondo lento, però è un allenamento anche questo in zona 2, quindi vale tutti i concetti che ho espresso prima. Qualcuno si starà chiedendo, il rigenerante è un allenamento che a livello di carico interno di frequenza cardiaca corrisponde alla Z1, molto molto lento. Io qui tendo a non dare un passo, tendo a dire corri più lento del fondo lento come riferimento, ma corrilo veramente rilassato, non fare per niente fatica. Spesso dico è una passeggiata di salute, e cerca soprattutto in questa corsa molto lenta e breve, massimo mezz'ora, ok? Perché se devo veramente lo utilizzo come per recuperare da un lavoro impegnativo, non deve avere un effetto allenante, deve semplicemente riattivarmi, allora cerca soprattutto una corsa decontratta, approfitta di questo momento di corsa rilassante proprio per rilassarti dal punto di vista muscolare. Per gli allenamenti più lenti ha senso parlare di zone. Quando invece mi avvicino alla gara, voglio fare dei lavori specifici, allora più imparo a spaccare il secondo, più è importante. Esempio, faccio dei fartlek di avvicinamento per la maratona, per la mezza, per la 10, quello che ti pare. Avere una fase veloce, una fase lenta, molto precisa, e più divento preciso, più divento efficiente, allora è importante. Esempio, voglio fare un lavoro variato in cui faccio 12 riscaldamento eccetera, faccio 12 chilometri, la mia velocità di riferimento è 4,30, voglio fare 12 chilometri in cui corro un po' più veloce dei 4,30 e faccio una fase più lenta di recupero, esempio 4,25 la fase veloce, 4,45 la fase lenta, che comunque è un bel andare perché vuol dire che lavoro al medio nella fase di recupero, allora lì è importante spaccare il secondo, sia nella fase veloce che nella fase lenta. È chiaro, noi non siamo runner professionisti, i professionisti veramente quando fanno i lavori variati spaccano il secondo, poi magari hanno un allenatore in bicicletta dietro col cronometro che gli dà anche le indicazioni occhio, rallento, gli aiutano a regolarsi, però sono molto bravi, hanno un'altissima sensibilità. Però più impariamo a fare queste cose, allora più ha senso avere dei ritmi precisi. Giunti alla fine di questo viaggio, vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto
sotto e vi lascio 2 opzioni. Il primo, che torniamo un po' sui temi, ma ci sono ancora altri consigli: come riuscire a correre lentamente, cioè proprio cosa guardare, cosa incrociare come dati. Il secondo, ci sono 8 segreti, 8 consigli fondamentali per riuscire a correre tanti chilometri, non dico senza far fatica, ma facendone poca o comunque molto meno di quella che magari fate in questo momento. Buone corse e restate con Runner 451. Se vi è piaciuta la masterclass, scrivetelo nei commenti perché ne faremo delle altre. Ciao!